Ciao amici, un saluto da Gelone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Vi scrivo ciao anche dalla chat, ma sapete che sono io. Allora, ragazzi, è stato un disastro questi giorni, specialmente ieri, perché come sapete, alcuni di voi già sanno, è più di un mese che c'è un degrado della linea internet che serve un intervento tecnico, ma l'ultima volta il tecnico ha visto che funzionava, non è neanche venuto. E oggi ho riaperto proprio stamattina un'altra segnalazione perché ieri ero tutta la sera senza internet, quindi potete immaginare lo stress, però per il resto comunque io ci sono. Se si disconnette la riavvio. Purtroppo per qualche giorno ancora può succedere, poi vediamo ragazzi, ma adesso quando va, ad esempio adesso va, cioè non è che ci sono problemi, però poi ogni tanto inizia a disconnettersi e non passa più. È un disastro ragazzi, però adesso vediamo. Io ieri pomeriggio volevo rilassarmi un po', che era finito il temporale, accendo, faccio su Final Fantasy qualche partita online e niente, e arriva e mi disconnette. Cacchio, che già qua ti becchi anche il malus della disconnessione, non è che il gioco gradisce se tu ti disconnetti, ma non sei tu in realtà. Vabbè, comunque facciamo l'evento Dragon Quest, sì. Se la live si disconnette, sto scrivendo, disconnette, aspettate qualche secondo che torno attivo. Ok, è un problema di connessione che sarà risolto fra qualche giorno. Ok, perfetto, l'ho scritto ragazzi, così non si sa mai. Meglio specificare le cose, meglio essere chiari con l'utenza. Allora, detto questo, benissimo, buona mattina, finalmente ci siamo. Ma io, come già detto, sono contentissimo. Ciao Lio! Ciao, come stai? Grande Lio. E dicevo che ieri sera sono stato senza connessione, io, guarda, ecco qua, ciao Lea, ciao Andre. Ragazzi, è un trauma, perché loro dovevano risolverla un mese fa, e poi alla fine hanno visto che mi funzionava internet e non sono neanche venuti a fare il lavoro, ma stavolta l'hanno riprogrammato, quindi non vengono a casa mia comunque, non vengono a casa mia a rifarlo, cioè vanno direttamente al cabinato, quindi non è roba, tecnicamente non è che devono venirmi sotto casa. Ah, ma va bene Andre, tranquillo, domani invece, se tutto va bene, internet me lo permette, faccio Twitch, faccio YouTube. Stasera, grande Lio per il PC nuovo, ma che bella notizia, guarda, mi metto questo sul massimo, perché ieri morivo, poi ragazzi, ieri sera si stava proprio bene. Ciao Leonardo, peccato che ho fatto una grande sudata ieri proprio perché non andava internet, ieri tutta la sera si disconnetteva, un disastro. Si vede che ha piovuto ieri perché vabbè, è arrivato il vento, è arrivato il maltempo e quindi è piovuto. Poi ieri ero anche senza ventilatore, perciò meglio qui. Ma guarda, tanto per un po' vado anche avanti qua, farò un paio di giorni su YouTube e il resto su Twitch. Comunque, Leonardo, a parte i problemi di connessione che vabbè, per fortuna hanno aperto la segnalazione, quindi ci vorrà un po' di pazienza, è sempre lo stesso problema che avevo già, Poi magari internet va benissimo, poi si disconnette magari un paio di volte al giorno. Ieri si disconnetteva sempre, ma proprio sempre, ieri proprio, non è che dicevi in qualche minuto. Sto facendo l'evento legato a Dragon Quest, lo vedrete, se tutto va bene appena ce l'ho vedo quale programma insieme. Io ti consiglio Streamlabs, te lo posso dire amichevolmente, per le live Streamlabs. Per i video va bene anche OBS, ma Streamlabs è una roba micidiale. È la versione potenziata di OBS, perciò per quello che ti dico senza ombra di dubbio. Facciamo anche, visto che sono a livello 38, facciamo un guild est. Piccolino, picciriddu, ok, Beefy Boys. Questi qui sono quelli di Dragon Quest, ragazzi, forzutoni, forzutone. Vedi? Grandi creature che spaccano tutto. Give it a shot, yes. Good job, lass. Ecco qua. Brava ragazza, le dice. Brava ragazza. Allora, va bene, e ora possiamo andare a fare l'evento. L'evento, devo andare a vedere dove l'hanno messo. L'evento l'hanno messo esattamente in diversi posti. Noi andiamo Central Tunnel. E andiamo a Sealed Excavation Site. Questo qui è uno dei posti. No, PS3 tolgono. Ciao Kevin,
Ma è una cavolata, Kevin, è una cavolata veloce st'evento, guarda, devo solo sconfiggere, cioè, devo sconfiggere un paio di nemici. Non è... Era un evento vecchissimo, uno degli eventi storici Final Fantasy XIV, quindi ogni tanto lo riciclano. Per il resto, ripeto, se si disconnette, e spero proprio di no, abbiate pazienza che torno, ormai è aperta la segnalazione, quindi faranno un intervento, che per l'altra volta dovevano già venire ma non sono venuti, cioè, quindi insomma... peccato, ero curioso. No, ma è veloce però. No, ma comunque è roba legata a Dragon Quest, quindi che praticamente non può più scaricare niente. Sì, esatto, PlayStation 3 bloccano tutti gli acquisti e PS Vita, che per quelli che ce l'hanno, non puoi più comprare nulla dal digitale, e forse potrebbero anche togliere la possibilità di guadagnare trofei sul profilo, perché se fanno quello di solito bloccano i trofei anche dal profilo. Quindi significa che su PlayStation 3 fra un po' non potrai neanche più sbloccare i trofei. Ma vabbè, Andre, io sto ancora comprando a Play 3, ho comprato Virtua Tennis 4, ma io lo compro, ma perché no? Andre, ma guarda che i giocatori, guarda, se potessi mi comprerei anche giochi PS1, guarda, se potessi... la cosa del fatto fisico, vabbè, parliamone ragazzi, spiego la situazione per chi non sapesse notizie recenti o che magari non siete dell'ambiente Sony. Sony ha deciso che dal 2028, dal 1 gennaio 2028, loro non produrranno più dischi fisici. Non significa... Aspettate un attimo che devo annullare la cosa. È arrivato l'evento ragazzi. Devo approntare i bricchetti, i nostri amici bricchetti. Brick TV, ecco qua. E praticamente hanno deciso che non faranno mai più dischi, perché ormai hanno detto che la nostra utenza non vuole più. No, loro hanno promesso live service. Hanno detto che il loro focus principale sono i live service. Hanno detto sì, Concord è andata male, però noi punteremo su giochi come Marathon, che Marathon è morto già, onestamente è già morto, però loro puntano su quello perché sanno che tenendo la gente online la gente shoppa Fortnite. Come dire, è come prendere Fortnite come riferimento del mercato, ma Fortnite è un gioco che è capace a parlare ai giovani, è un gioco veramente capace di parlare ai giovani, e loro non possono pretendere che gli altri non vadano. Ecco, questo qui è il nemico di Dragon Quest, Kevin, guarda, è lui, Stone Brickman. Lo conosci perché se hai già visto nelle mie altre dirette, è sempre lui, il caro amico di pietra, Pasqualino bello. Ma vedi che poi siamo in due, perché questi sono eventi che puoi fare con altre persone. No, hanno detto che puntano sul live service, non su Marathon. Io ho fatto un esempio. Ciao Simo. Sì, l'abbiamo rotto, è rotto. Boh, adesso devo finire l'evento, è già finito. Devo solo andare. Guarda, mi piace che saluto questo, volevo ringraziare questa brava persona che... fammelo salutare. Niente ragazzi, PS4 è lenta, perdonatemi. Perdono. Ecco qua. Allora, dicevo, ho sbagliato. Ieri bella rimonta del Belgio, davvero ha fatto la rimonta. Io ho visto l'Inghilterra che ha fatto la rimonta. Dicevo, Marathon è stato un bel flop. Eppure ancora ci puntano, perché hanno fatto il weekend gratis. Cioè, secondo me l'errore di Marathon è stato che l'hanno messo a pagamento. Se lo mettevano gratis sarebbe partito meglio. Oggi la maggior parte degli event cinesi sono gratis. Genshin Impact è gratis, Honkai è gratis, Wuthering Waves è gratis, NTE, che poi a Kevin non ti ho neanche chiesto se sei andato avanti o meno, se hanno fatto qualcosa, non ti ho più chiesto nulla perché non potendolo giocare, non avendo la PS5. E quindi in pratica è un disastro, ragazzi. Cioè, oggi pensano che sono questi i giochi che tirano. Ovviamente si guarda l'esempio PC con Counter Strike, per intenderci. Counter Strike vendono un sacco di roba da lì, e invece altri falliscono. Smite 2 è stato un disastro. Smite 2, dopo il grande successo dell'1, che è un gioco molto apprezzato, Smite 2 non se l'è filato nessuno. Ciao Cometino, ti è piaciuta Diana con i capelli, Diana col cappellino dei Lakers? Ti è piaciuta? Volevo fare un omaggio per ringraziarti. Boia, non può sentirmi. Ecco qua, perfetto. Allora, andiamo ragazzi, andiamo direttamente a concludere l'evento. Boia.
mi sa che devo curare un po' di roba. Concludiamo questo evento. Io ragazzi, come ho già detto, sto puntando sul Summoner, anche se mi fa ridere, perché su Final Fantasy X c'era un anziano che ti diceva "Stay away from the Summoner". Era un anziano che ti mandava via ogni volta che ti avvicinavi a Yuna. Andavi da Yuna e lui ti diceva "Stay away from the Summoner". Chi ha giocato Final Fantasy X se lo ricorda di sicuro. Ciao Simo ragazzi. E qui mi servirà un po' di shoutout. Cominciamo con Simo, Simo, che lui dice "No, non fatemi gli shoutout, hai giocato GTA 4, boia, bello". Poi facciamo anche shoutout e buonanotte. Ma io ci tengo, sono io che ci tengo, nessuno me li chiede, che poi molti pensano, ci sono quelli che vengono per lo shoutout, ma sono rari, sono casi rari, però ripeto, le persone che mi fa piacere farglieli a tutti, li faccio volentieri, un po' alla volta, perché ci vuole il tempo che ci vuole. Lio che gli arriva al computer, bravo Lio, così finalmente può fare qualcosa anche lui, mi fa piacere ragazzi, sapete che io ho una massima stima di chi ci prova in questo ambiente. Io, come già detto, vorrei trasformarmi nel corso della mia lunga vita in un divulgatore culturale, e ovviamente uno dei primi temi che voglio trattare è quello legato ai sogni. Grazie Leonardo, follow chi vuole, lascio il messaggio della live, basta che vieni a dire due cagate in chat. Allora se posso, sì, guarda, ma tu te l'ho detto Simo, ormai sto morendo con queste disconnessioni, io guarda, è più di un mese che vado avanti, sta peggiorando la linea. Se venissero a fare sto lavoro, ha fatto 2 gocce di pioggia, 2 gocce, e mi si è disconnesso tutto dal pomeriggio alla sera. Cioè 2 gocce di pioggia, ma non è possibile. Guarda, questo è il famoso puff puff, ragazzi, di Dragon Quest. Avete presente il maestro Muten che faceva pafu pafu? No, guarda. Perché è di Akira Toriyama, quindi ragazzi è sempre un omaggio al grande Akira Toriyama. Chi è che posso fare gli shoutout? Come Tino, prossimo. You are next. Who is next? You are next. Comunque, in pratica devi fare pafu pafu con le signorine qua. A voi la scelta. Gul, puff puff away. Gul. Ingoiamo l'orospo e facciamo pafu pafu. Pafu pafu. Ecco qua. Assolutamente si vede che questa quest. Infatti, sto dicendo, viene da Dragon Ball Puff Puff, mi sa, o penso, perché Toriyama lo infilava. C'era la cosa del facciamo pafu pafu e vi do la sfera del drago, infatti pafu pafu. Brace yourself, Eric Kaz, pafu pafu, pafu pafu, pafu pafu, ecco qua. Ecco, ti piace, senti roba molle e calda? Pafu pafu, pafu pafu, pafu pafu, vedi? Questa, ecco qua, hai visto qual era la roba molle e calda? Ecco qua. Questa creatura qua. Ti è piaciuto fare un po' di pafu pafu, vero? Queste belle creature. Grazie ancora per la collaborazione, signorina. C'è anche altra roba. Vabbè, io mi stavo divertendo col pafu pafu. Disco fisico. Ecco, questo è un argomento importante. Allora, io sono dell'idea che dovrebbero... Piuttosto fai 2 versioni. Una che dai il codice per chi vuole la confezione, e per chi vuole anche il disco la fai pagare 10 euro in più. Se non basta, ma fai pagare 15 euro in più, 20 euro in più, però fai anche il disco. Lo so, perché ormai, ragazzi, diciamoci la verità, quante volte i dischi sono diventati supporti? I dischi sono una delle cose che più invecchiano nel tempo. Avevamo le cassette nel 95, chi è che come me nel 95 aveva gli anni degli 883, l'album, io ce l'avevo. Avevo la cassettina, prima ancora c'erano i mangiadischi, quello che girava, tra l'altro c'era la mia nonna, quello lì, che ci mettevi quei dischi grandi e ogni tanto si impappava, quindi insomma era interessante. Abbiamo ottenuto un Minion, e poi ovviamente sono arrivati i CD sembravano il futuro definitivo, boia ragazzi, sembrava veramente che non ci fosse altro. Ho sbagliato, devo fare questo qua prima. Sembrava veramente che il futuro del mondo fossero i CD. 33 giri, bravo, esatto, i 33 giri. Poi sono arrivati i CD-ROM, quelli da 648 mega, diciamo che non era una cifra mostruosa, erano 648 mega, non è che dice oh mio dio chissà quanto erano grossi. E poi sono arrivati i DVD da 4,3 giga, non ho davanti, comunque non sto ricordando a memoria,
4,3 e poi le versioni DVD 2, non mi ricordo come si chiamavano, DVD-R, che erano quelli da 6, qualcosa. Sì, va bene Simo, sì, a parte se poi arrivano a fare la consegna devo scendere, però infatti no, ma tranquillo, ma dove Simo? Su Telegram, su Discord, dimmi tutto, perché ad esempio adesso non sono neanche al PC, guarda, adesso non sono al PC perché streamo da Play, ma domani ragazzi sarò su YouTube stessa ora e sarò su PC con la webcam che voglio farvi vedere, sempre se la connessione va. Allora Telegram per me è il paradiso, guarda, Telegram sono comodo, posso accederci da tutte le parti, posso usarlo da cellulare, ripeto, non vedo l'ora, che vengano a risolvere sto guasto, perché è più di un mese che vado avanti, ma secondo me è successo perché c'è stato quel temporale che aveva causato blackout, era saltata la connessione anche il giorno dopo, io non ce l'avevo proprio perché mi era morto il router, cioè, ma non c'entra nulla quello, il router è nuovo. Va bene, andiamo a fare Pafu Pafu, magari, no? Andiamo a fare una Guild Est, sempre se me la fa fare, e intanto, visto che è martedì, ci godiamo. Faccio Persona 4, dobbiamo scoprire chi è il secondo bersaglio, Kevin. Domani giornata Persona. Aspetta, ma voi sapete che io i sound tecnicamente ce li avrei, anche se non sono proprio collegati bene, quindi datemi un attimo che abilito tutto, anche se è un po' una rottura. Abbiamo vinto? No, ma come no? Non lo sappiamo già, perché non abbiamo vinto. Ho già giocato, quindi ho già giocato, ok. Si vede che ho già giocato qualche giorno fa con voi, non mi ricordavo neanche di averlo fatto. Allora, abilito un attimo i sound. Ah boia, ancora vabbè. Ancora problemi. Ragazzi, è una roba sgradevole, ogni volta problemi. Vabbè, ci siamo, perfetto. Ecco qua, ci siamo, Allora, scusatemi, sembra che parlo a vuoto, ma so cosa sto dicendo. Avete capito, domani Persona. Quindi insomma, domani è un bel gioco, veramente. Poi settimana prossima farò 2 live su YouTube, per il resto va bene anche andare avanti su Twitch, perché se me ne sto senza capture card. Domani ho una nuovissima grafica, devo farvela vedere, una grafica pazzesca ragazzi, non avete idea. Ho preparato la nuova versione del sacerdote Jack Leone Max, perciò domani vedrete il mio nuovo tempio in Just Chatting. E quindi insomma sarà emozionante, sarà molto emozionante per me, per voi magari no, ma per me potervi mostrare la nuova grafica che ho generato è proprio bella. E poi oltretutto, ripeto, perché punto poi a fare discorsi, fare quella rubrica sui sogni lucidi, e poi ovviamente domani vorrei anche portare o domani o sabato portare anche il video che conclude i mondiali su FIFA 2006 World Cup, perché spoiler, sono arrivato in finale contro la Repubblica Ceca che mi aveva messo in difficoltà nel girone, quindi pensate voi che finale mondiale 2006, dopo aver battuto il Messico in semifinale, come vedete molto accurato, abbiamo la Repubblica Ceca in finale, che è la squadra che più mi ha creato problemi e mi continuerà a creare problemi anche nella finale, lo assicuro, a giocarci il mondiale contro di loro. Il Messico ha fatto benissimo, avevo segnato, avevano pareggiato, e quindi insomma il Messico ha fatto il suo buon lavoro. Sono il primo nella lista d'attesa ragazzi, per la Guild Est, il primissimo. Anche perché vedete che qua non ho mai mandato avanti la trama, ho fatto tutte le cose secondarie facendo qua tutte, le sto facendo, perciò ci vuole un po'. Poi oggi ho un'altra consegna di Amazon, sto aspettando il ventilatore perché ieri si è guastato il mio ventilatore, non quello che sentite adesso, dalle 11.45 alle 13.45, perfetto ragazzi, è perfettissimo per me, 13.45, va benissimo, oggi. Grazie come Tino, un messaggio positivo, però speriamo che non cada perché sono ore che va senza problemi. Ieri il problema me l'ha fatto alle 6 del pomeriggio, anzi 5:30, quello che era, poi si è ripresa e alla sera di nuovo, ma ieri ha piovuto ragazzi, ieri ha piovuto da far schifo, veramente ieri una cosa orrenda, era una cosa orrenda.
una di quelle piogge devastanti. Perfetto, 15 mgb. Va bene, direi che abbiamo fatto abbastanza, stiamo guadagnando roba. Ora torniamo, e so che questo traumatizzerà alcune persone, torniamo da quel grandissimo simpaticone di Hildibrand. La missione si chiama non fidarti di nessuno sopra i 60 anni. Non fidarti di nessuno sopra i 60 anni. E ovviamente la nostra cliente è over 60. Cosa vorrà dire questo? Prendiamo il Dershire. Proprio la missione si chiama così: non fidarti di nessuno sopra i 60 anni. Ovviamente non è un mio consiglio, è il nome della missione. Io in realtà con gli anziani ho un bellissimo rapporto, sapete che, cioè, mi fa piacere, mi sento riempito di conoscenza, stare con persone che hanno vissuto una vita intera, quasi una vita intera. Ragazzi, massimo rispetto, assolutamente. Perciò vediamo perché si chiama non fidarti di nessuno sopra i 60 anni questa missione. Non lo so, lo vedremo fra poco. Anzi, in onore del buon Lio, che sta per ottenere indietro il suo, anzi di mettere il minion nuovo che abbiamo ottenuto, che è il Brickman, l'uomo di pietra, carino ma troppo piccolo, avrei voluto farlo gigante. In onore di Lio chiamo il Chocobo che lui non vuole vedere, il Chocobo più snello e più positivo, Mr. Positive Vibes Fat Chocobo. La parola è il nome del Chocobo, non l'ho chiesto, non l'ho inventata io, non direi sta parola. Ecco, Gigi è morto, poverino, cioè, è KO, che cavolo è successo qua? Sta succedendo roba brutta. Sì, state per assistere a delle scene che saranno sicuramente fra il trash e il paradisiaco, perché queste missioni sono comedy, e Final Fantasy il comedy lo fa raramente, molto raramente, e di solito lo fa con questa quest qua. Quindi ogni volta che c'è Hildibrand dovete spegnere il cervello e smettere di ragionare, perché qua non c'è poco da fare. Ci ho perso la speranza. Non è ha le ossa grosse, lì, ho le ossa grosse, dai. Ha solo le ossa grosse, Ma poi Hildibrand con chi sta parlando? Vabbè. Vediamo la scena. No, perché un altro ventilatore mi fa comodo, se avessi 2 ventilatori starebbe anche meglio. Il problema è che poi devo montarlo, boia. Allora, io non te lo chiederò di nuovo. Venite avanti, grandi anziani, dite il vostro nome, rispondete alle domande. Eccoli qua. Arrivano gli anziani, eccoli qua. Attenzione, invasione di anziani, ragazzi. Sono i mercenari di Stallone. The Expendables, sono loro. Un mago guerriero. Sono l'ammazzatore di migliaia di draghi con la lama d'argento. Sono il maestro della Marte antica e figata assurda, la mano divina che ha sconfitto robe malvagie. I grandi anziani, Excelsior. Non so se piangere o se ridere, magari entrambe, buona idea. L'ha detto lui, non io. Hildibrand punta il dito. Grandi anziani, siete accusati di aver chiamato giovani donne in feste private sotto pretese sbagliate. Io, Hildibrand, agente d'inchiesta, ispettore straordinario, sono qui per queste povere donne innocenti che hanno sofferto come nessun altro mai prima. L'audacità di questo ragazzo, tu vergognerai delle tue parole. Oh, hai evocato un dragone. Ma io non ce l'ho, io sono Dragoon, ma io queste cose non le so fare. Io non ce l'ho sto potere. Tu cadrai questo giorno e cadrai male. Mi vibra il controller. Ma perché io sono Dragoon e queste cose non le so fare? E che cavolo? Oh mio Dio, guardalo!
Cioè, questo qui sarebbe la mossa dell'Azur Dragon, ma a me non la fa così. Oh, gli dei, quanto mi è mancato questo, l'aria che fluttua, il sangue che pompa, il sapore sulle mie labbra. Ah, è così che ci siamo incontrati, vero? In questi cieli azzurri in cui non siamo mai tornati indietro. Che succede? Che succede? Ha un flash? Ma questa è l'anziana di prima. I miei occhi mi ingannano? Questa è Alone. È Alone. È Alone, la dea Alone. È la dea Alone. Non è la dea Leona, ovviamente. Mia amata, mio tutto. Quanto tempo abbiamo aspettato questo momento. Riprendimi ancora fra le braccia e sollevami di più, di più, di più. Qui ci voleva la canzone dei Ghost, Kevin, Mary on a Cross, ci voleva questa scena. You go down like a Holy Mary. Bella canzone. Sono morti! Sono morti! Sono morti gli anziani! No, non è morto, è morto quello là. Orlando! 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 E Orlando è finito sulla luna, l'Orlando furioso, beh. Avete capito? E chi trova sulla luna l'Orlando furioso? Lo sapete tutti, l'avete letto, no? Ragazzi, chi è che non conosce un po' di cultura? Astolfo. Il premio lunare è il signor Astolfo, mi sembra giusto. Oh, povero Orlando, non lo conoscevo, mi sembrava un uomo decente, ma come? L'hai accusato di essere un mostro. Ecco qua. Ecco il flashback dell'incredibile morte di Orlando. Mamma mia, ragazzi, sta battaglia è stata di più TV. Cioè, è stata una morte terribile, ragazzi. Forse è un bene che io non faccio ste mosse. Forse è un bene che il mio Dragoon non va a ammazzarsi in cielo. È caduto, si è schiantato. È stato preso dalla dea, che poi non è la dea. Pensavo fossimo nemici comunque, noi e gli anziani. Ma siamo sicuri che sia morto? Ma io l'ho già visto prima, questa cosa qua è già successa. Lui per la maggior parte è morto, però l'uomo può ancora essere salvato, Può ancora essere salvato, ragazzi. Per la maggior parte è morto, Solo per la maggior parte, non pensate mica che sia completamente. Oggi lo fa uscire un nuovo video di Final Fantasy, dopo lo faccio. Oggi, ragazzi, si lavora senza sosta. Oh, ti riferisci a me, giusto? Mi sbrigherò, faccio in frettissima. Visto che fretta per salvargli la vita, Usiamo la magia. Oh, voce triste della creazione, inviami una creatura dell'abisso da comandare che io possa asfaltare. No, non va bene. Qualcosa di meno controverso nella tradizione, qualcosa di più, qualcosa, vortice di vento suonante. È incastrato, ragazzi, mi spiace. Ma non eravate amici? Ha detto per combattere i miei nemici. Si è sbagliato, ha usato un incantesimo distruttivo. Ok, ma non ce la fa neanche a tenersi in piedi, ma è anzianissimo, dai. Ma non riesce. Sta partendo a vita. Non riesce più, non ce la fa, ragazzi. Ma è morto, è fortissimo. Attenzione, è uscito. Santa Renette! Oh, ridatemi la mia Gaebold! La mia schiena! Ah, vi ho proprio sottovalutato voi, sì. Vuol dire che siamo in due? Ok, partita. Ci ha salvato da una scena tragicomica. Boia, ragazzi. Ma quanto è lenta la Play 4? Quanto è lenta la Play 4? Ok. Boia, sono già partiti senza di me. Questi. Infatti non si vede un cavolo, PS4 a caricare una schifezza. Server.
Senti una presenza ostile. Ok, combattiamo il Go blu, che non è blu. No, cosa sembrava. Ok. Ruby Ruin. Io fra l'altro devo ancora vedere l'ultimo evento da lui. Non ho avuto tempo. Cioè non ho avuto internet, è diverso. Non è che non ho avuto tempo, non ho avuto internet. No. Vediamo ragazzi, vediamo come va. Aspetta un attimo che... Rieccomi ragazzi, fatemi sapere se sentite la mia voce, che ho staccato e riattaccato, anzi me lo metto da solo, così sento se la mia voce si sente. Si sente benissimo, è in tempo reale, wow, wow, fantastico. Allora, nel frattempo noi facciamo partire anche una leveling che dobbiamo portare su, questo evocatore che è solo livello 38, noi dobbiamo andare a 40 oggi. Ok, risaltiamo la scena per la vostra sanità mentale e anche la mia, l'abbiamo già vista praticamente. E mi dice, parla con l'ispettore Hildebrand. Oh, ero così disperato di catturare i grandi anziani che ho fallito nel capire le loro intenti. E ora, povero Gigi è stato catturato. No, ho catturato Gigi. No, sono malvagissimi, sono malvagissimi. Non abbiamo visto tutta la scena, ma erano malvagi. Non sapevo io che erano malvagi. Gli ha catturato il figlio, praticamente. Il figlio meccanico di Hildebrand. Che famiglia strana. Sapete benissimo che è una famiglia strana questa. Però attenzione, no? Se uso il summoner e io sono di livello 38, la missione di livello 60, mi fanno il mazzo a strisce. Perciò uso il ninja. Roba da ninja ragazzi, roba da ninja. Ninja non vi tradisce mai, ricordatevelo. Eccolo il libro. Ecco qua, i grandi anziani, i grandi anziani. Hanno catturato la signorina. La signorina, il piccolino, no? La signorina. Cavolo sto dicendo? Cier. Inquisitore Cier, mi deludi. Un gentleman non può accettare il violento rapimento e il ricatto di loro. Ciao Moreno, bannate Max. Eh sì, come stai? Io sono bannabile per battute brutte, lo sai che faccio sempre battute stupide. Ciao. È la cosa più bannabile del mondo. Va bene, comunque come stai Moreno? Io ho avuto problemi di connessione ieri per colpa della pioggia. Arriveranno a risolvere fra 3 giorni lavorativi, quello che è. Ma anche a me si sta bene, infatti non ci sono, ma infatti si rinfresca. Oggi si fiata ragazzi, oggi si fiata davvero. Ah, io adoro fiatare finalmente per un giorno. Per un giorno si sta proprio bene. Dobbiamo andare a recuperare il nostro maghetto. Orlando. No, non combatto adesso, me lo preparo col summoner. Così posso, se mi parte la gara. Vediamo quanto. Ma secondo me da me dura poco. Già domenica e lunedì e martedì farà caldissimo. Poi però sembra calmarsi ancora. Ma io ripeto, almeno le notti si dorme, ragazzi, ma dormire di notte è la cosa più bella. Cioè, finalmente, stanotte ho anche spento il ventilatore, ma ti rendi conto quanto tempo che non spegnevo più il ventilatore? Da maggio che ho il ventilatore acceso di notte. Anche più di uno. L'altro ventilatore ieri mi è morto e oggi arriva. Sono contento, anche se dovrò lavorarci su, dovrò montarlo, metterci le pale, le solite cose, ma ormai sono esperto con strati e ventilatori. Siamo con Orlando, è talmente concentrato che non si è neanche accorto di noi. Ah, queste sensazioni di cura. Oh, attenzione, cosa c'è? Ah, vuole che lo massaggiamo. Attenzione, siamo partiti,
Level in root. Intanto dormito senza clima, pazzesco. Ma che bello, Moreno, ma che si sta bene stanotte, veramente. Io non ho il climatizzatore, ma io avessi il climatizzatore spenderei 500 euro al mese solo per tenerlo acceso perché ci muore qua. Ragazzi, veramente. Ok, bel dungeon questo, Brave Flocks Longstop. È curioso, lo faccio volentieri. Dobbiamo, come già detto, il mio obiettivo è livellare. E livelleremo. Livellare e livelleremo, per parafrasare una roba brutta cosa. C'erano 17 gradi stanotte. Sì, c'erano 17 gradi. Oh, che bello, da me ce n'erano 20 mi pare, ma tanto stavo benissimo. Finalmente la sensazione di fresco addosso. Ma ieri è venuto un vento, però peccato che ieri sera ho perso la, diciamo, un po', mi sono agitato perché ieri mancata la connessione tutta la sera, si disconnetteva e ho contattato Fastweb. Ho trovato, non mi piace essere cattivo, ho trovato un incompetente che non solo non mi rispondeva, ma se ne fregava e continuava a dirmi cose che non c'entravano nulla. E alla fine io per un'ora gli ho detto possiamo aprire la segnalazione, e lui no. Alla fine dovevo richiamare, quindi non è servito a nulla, mi ha pure fatto resettare il router, queste cose qua, non è servito a nulla, ma nulla proprio, E allora stamattina, 5 minuti neanche, questo qui fa un test, dice ehi, ma c'è la linea degradata, manda un tecnico a intervenire, ma ci voleva tanto, questa era brava, quello di ieri non era bravo. Ciao ragazzi, sono contento che ho incontrato una che mi ha dato una mano, l'ho ringraziata tantissimo, e almeno so che ho speranza che prima o poi facciano sta cosa. Mi ha anche detto, mi ha rassicurato, non devono venire nel tuo cortile, non devono venire nella tua zona, non è una cosa che riguarda casa tua, ma è una roba che riguarda lì, è un'operazione veloce, mandiamo un tecnico in zona e fa il suo lavoro. Semplice ragazzi, semplice. Io sono contento così. Questa qui è la prima boss fight di questo dungeon, come vedete è pieno di animaletti simpatici tipo dinosauri e cose varie. Se ci fosse stato, era un pellicano, ma un pellicano gigante. Comunque Cla l'avrebbe apprezzato, lui che ama gli animali così, gli animali giganteschi. Ecco qua, ma non c'è, quindi ok. Il grande pellicano giallo. Io poi nel frattempo, questi giorni ragazzi, voglio registrare un po' di video interessanti. Come già detto, voglio parlare, ci sarà un ciclo di video sui sogni, anche se poi intendo che fa qualche diretta sull'argomento, così si può parlare a ruota libera di sogni, di significato, di cose varie, perché è una delle tematiche che mi piace di più. Non nego che penso che dai sogni si possa ricavare molto contenuto interessante anche a livello creativo, e quindi insomma sarà un'infarinatura il primo video, una sorta di presentazione, perché ripeto, lo facciamo tutte le notti e serve ragazzi. Il sonno è una delle cose più fondamentali della vita, perché ci spara il cervello tutte le notti praticamente. Non sognare, dormire. Hanno fatto esperimenti per provare a tenere le persone senza sognare, ma finivano sempre male. Pubblicità, guarda Leonardo, fammi pensare, potrebbe esserci della roba interessante. Pubblicità, perché c'era, mi ricordo sicuramente Barilla tutta la vita che vanno avanti, ma mi ricordo Bauli, Coca-Cola, te la ricordi? No, la Bauli, ne ha fatte tante. Coca-Cola erano belle, e mi ricordo quella che penso fosse Levi, i jeans, praticamente quella era assurda, preparatevi. Quella era tutta fatta in stop motion, che è uno stile di animazione, e praticamente c'era sto personaggio che andava tipo a salvare delle persone, non me lo ricordo, c'era, se cerchi pubblicità degli anni 90 era divertente, e poi c'era quella appunto con Bombastic che era divertente. Conoscete Bombasticus, Fantasticus, insomma quella lì, avete capito? I computer IBM, non me la ricordo la pubblicità dei computer, sai? Però sì, andavano di moda. Negli anni 90 andavano di moda, ragazzi. IBM è l'attuale Microsoft, ha un nome l'altro.
era sempre roba dello zio Bill, lo zio Bill Gates. E Billy Gates, ecco qua, il grande Bill. Grande perché ha fatto tante cose a livello informatico, poi ovviamente poi vai a leggere che però in Italia se la passavano benissimo, c'erano Olivetti che faceva delle cose pazzesche ed è un orgoglio piemontese, un orgoglio piemontese ragazzi, lo dico con piacere, veramente. Infatti non posso proprio lamentarmi, il Piemonte ha fatto delle cose incredibili, fra la Fiat con le macchine più vendute d'Italia. Ma posso prendere la cosa che ho preso? Sì? No, perché non me la fa mettere? Perché non me la fa mettere? Wakame. Ah, perché non l'ho ancora ottenuta? Già. Sono qui che aspetto, ragazzi. Sono qui che aspetto. No, non l'ho preso. Fa lo stesso. Comunque sono tutta roba che mi interessa. Telecom ne ha fatte tante, ma io mi ricordo di più le Vodafone perché aveva un ausilio grafico parecchio interessante la Vodafone. O come si chiamava prima? Non si chiamava Vodafone, si chiamava 155, era... oh boia, era 155, però mi ricordo il numero, però non mi ricordo come si chiamava. Mi sfugge, info... Omnitel, bravo Omnitel, grazie. La vogliamo ancora? Sì, ma GTA 3 c'era il fake, non mi ricordo come la chiamano su GTA, se c'era Andre me l'avrebbe detto. Però sì, fa ridere, perché GTA è la parodia di tutti i marchi esistenti, quindi fa morire da ridere. Omnitel però, è vero, Omnitel si chiamava. Io ricordo che un mio amico era ossessionato dal fatto che la copertina di International Super Soccer era scritto ISS e lui continuava a dire 155, continuava a dire è della Omnitel sto gioco, ma lo sapeva che non lo era, lo diceva per scherzare, però eravamo fissati che ogni volta che c'era ISS non era ISS, era 155 che era la Omnitel dell'epoca. Non so perché non sta andando l'Omnitel, non esiste più, quindi, cioè, è stata acquisita e quindi non c'è da tutto il tubo. E quindi vediamo ragazzi, è stato proprio bello. Se questi qui accettassero magari avrei anche i miei stivali nuovi. Oh boia, sono finito in una bolla. C'era un boss di Final Fantasy VII che faceva sta cosa. Anche del remake. E siamo al secondo boss. Questa è una cavolata però. FIFA 2004, GeForce andava di moda, sì. Io mi ricordo che c'era una scheda grafica chiamata Voodoo, non mi ricordo se era della Nvidia o cosa, ma appariva dappertutto, si diceva oh ragazzi c'è la Voodoo, è pazzesca, era proprio la scheda famosa Voodoo. Se voi cercate scheda grafica Voodoo vi sbloccate ricordi incredibili. Tutti volevano quella scheda, perché poi non era una sola, era un set di schede. Poi è arrivata l'Nvidia, e l'Nvidia c'è ancora oggi ragazzi. Tutto sommato interessante. Nokia, vabbè c'era il 3310 e anche il 3330 che ebbero un successone, soprattutto per il fatto di avere dentro Snake, ti annoiavi, avevi il gioco. Era un gioco semplice, ma è un gioco che ancora oggi funzionerebbe. Penso che lo trovate online, il gioco Snake, se fate cercare gioco online a Snake, qualcosa ti esce fuori. Secondo me, cosa ti esce fuori? Ma perché? Perché alla fine è un gioco divertente, però ti accorgi quanto durava poco, perché ti dura pochi minuti, non ce la fai ad andare 5 minuti, già devi essere bravo a resistere 5 minuti. Secondo me non c'è, pochi. Però mi ricordo che c'era Natale e Capodanno 2000, dove c'era sta ragazza che si corre per un intero treno per non superare il confine della del Svizzera ancora più in chiamata. No, i tempi. Oggi invece ragazzi pensate che si può andare oltre. Oggi puoi chiamare da qualsiasi parte dell'Europa, ma una volta era un problema, Quando andavo in Germania ragazzi, chiamare a casa c'erano dei costi. Quando ero in Germania io, chiamare qua. Poi vi ricordo che c'era anche i telefoni, i cabinati, quelli rossi della SIP, diventata poi Telecom, ma a volte avevano ancora il vecchio nome SIP. E SIP è veramente vecchia, probabilmente più vecchia di me, cioè più vecchia del passaggio col Telecom. Veramente ventilatore. Vuoi farmi morire? Dio. Ma non pensavo che si sentisse sto ventilatore. Vabbè, mettiamolo sul 3 di nuovo.
Boia ragazzi, si muore oggi. Non pensavo facesse questo rumore. In effetti è vero. Dicevo praticamente... Oh boia. No, non volevo dire oh boia. Ma l'ho vinta io o l'ho vinta qualcun altro? Sì, l'ho vinta io. Non posso cambiarla! Perché sono in battaglia. Porco cane. Vabbè, fa lo stesso. La cambio dopo. E quindi dicevo, c'erano queste cose. Ho capito. È buono sto ventilatore, ragazzi. Sto usando solo questo. È buono, è buono. Io ve l'ho detto che ho preso un buon ventilatore. Scusa, questo qui non è il ventilatore scabercio che mi diceva Cometino, che poi è il ventilatore cinese. Ho chiesto alla IA, ma ha detto, ma sta roba. Mi ha detto, ma no, ma si rompe subito. E lui ha detto, oh, guarda che fa un sacco d'aria. Farà un sacco d'aria, ma se ti si rompe subito, cioè. C'è componenti di 50 anni fa, quel ventilatore là, fragilissimo. Poi questo che ho preso è di marca, anche se devo mettere che non mi piacciono troppo i materiali, però vabbè, perché è plasticaccia, però se funziona bene, funziona bene. Pensate che ieri ho cercato di risolvere il vecchio ventilatore. Questo nemico ha degli attacchi fighissimi, ragazzi. Degli attacchi fighissimi sto nemico. E ha una mossa che ha un nome che a me fa sempre ridere. Non ve lo dico perché potrebbe farvi gustare. Lo spot Intel. Ma sai che lo guardo? Di che anno? Di che anno? Così so più o meno di che periodo. Perché Intel c'è da una vita. Non mi riesco a beccare quelli moderni che mi annoiano. Ok, perfetto, l'abbiamo fatto ragazzi. Siamo anche saliti a livello 40. GG per noi. GG come Gigi D'Agostino. Ora facciamo un bello ringraziamento alla curatrice che ha fatto un ottimo lavoro. Claudio. Ancora questo. Fammi cambiare il vestiario. 2. Wow 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 wow. Che forte che è la nostra Wakame. Ora sì che Wakame è messa bene per le missioni. Possiamo tornare a fare missioni. Ciao Fox. Ieri sera Fox. Ti ricordi che ho avuto problemi da quando ero con da Xinkai che mi si disconnetteva? Ho avuto problemi fino alle 23, Fox. Ho avuto problemi fino alle 23 di sera. Perciò continuava a disconnettersi. Ho chiamato Fastweb, è stato un disastro. E mi hanno detto che alla fine stamattina sono riuscito a fare la segnalazione. E mi hanno detto che purtroppo devo aspettare che viene un tecnico. Che doveva venire la volta scorsa, ma poi non è venuto. Perché hanno detto, ma sì che funziona la connessione. E stavolta viene e fa sto lavoro. È un po' una rottura, come già sapete. Faceva ta ta ta. Beh. Mamma mia, non devo massaggiare sto uomo. Volevo fargli massaggi all'anziano. Facciamo i massaggi all'anziano. Lui, poverino, mal di schiena. Cioè, erano nemici, poi alleati, poi di nuovo nemici. Ecco, dice, con grande attenzione rimuovi i problemi dalla schiena di Orlando, lasciando dormire il vecchio uomo esposto agli elementi e che ha vicino a sé degli orsi affamati. Bene. Gli ho rubato i pantaloni? Ah, non si vede per fortuna. Ah beh, l'armatura, ok. Abbiamo rubato l'armatura di Orlando. Questa mi piace. Ecco perché. Sì, lo so, ieri non ho neanche fatto in tempo a salutare tutto. Mi ha buttato giù. Mi ha a buttarmi giù. Ieri ero affanato, ero anche su Final Fantasy, ma cacciato dal server. Ieri proprio è andata male, ero delusissimo ieri. Perché non potevo far nulla. Ieri non potevo neanche giocare alla play, non potevo fare niente. Poi ho chiamato e veramente questo è stato sgradevole, guarda, un'ora mi ha tenuto su WhatsApp al caldo a fare tentativi inutili, che non voleva riconoscere che c'era un problema, e mi ha detto, mi raccomando, poi dammi, ha pure detto, poi mi raccomando, dammi 9-10 sul sondaggio, Io ho detto, sì, vedi, io preferisco piuttosto non rispondere a un sondaggio, piuttosto che dare feedback negativo, non voglio far perdere il lavoro a una persona, ma questo non sapeva lavorare però, ma non voglio far perdere il lavoro a nessuno. No, Peniltum, no, io mi ricordo il Pentium sì. Fox, se può interessarti l'argomento, Leonardo prima ha chiesto, quali pubblicità hai visto da piccolo che ti ricordi? Da piccolo, beh, non ero così piccolo però, quindi insomma, se volete rispondere anche voi ragazzi, a me non dà fastidio nulla, anzi mi fa piacere un po' di conversazione. Domani mattina
se... Ciao Sabrina, ciao Sabrina, domani mattina, stavo dicendo se Dio vuole, ma qui non è Dio, è la connessione, se la connessione vuole, domani riesco a fare diretta su YouTube con persona, però ripeto, fino alla settimana prossima il problema può esistere, poi Venen tecnico fa un velocissimo lavoro nel cabinato esterno e dovrebbe risolvere. Ciao Sabrina! Ti ho fatto lo shoutautino in attesa di quando poi farai la diretta, perché mi hai detto che vorresti ripartire anche tu. Io oggi ho detto faccio su Twitch e la prossima settimana penso che farò 3 volte su Twitch e 2 su YouTube soltanto, quindi sarò quasi sempre su Twitch settimana prossima. Pomeriggio ancora niente, Leonardo, perché arriva il boom di caldo settimana prossima, ritorno di nuovo grande caldo lunedì e martedì e probabilmente anche mercoledì. Ah, da Hildebrand con l'armatura di Orlando. Un attimo che vado a vedere se non è arrivato il tecnico, spero mi sentiate ancora, perché sono in giro col controller. No, non è il tecnico, ok, è un'altra macchina, ok, perfetto, non è che oggi aspetto sia una consegna che la consegna di un altro ventilatore, perché quello, come già detto ieri, è morto. Ciao Sabrin, dice anche Lio. Ecco qua, comunque sono contento di essere qua. Questa qui è una missione stupida, nel senso sono quest comedy. Fanno anche ridere, devo ammetterlo. Dice paga per lui. No, prima di farlo devi rilasciare Gigi. E l'hanno catturato questi anziani. Che passione avete per il PC? Ma guarda, per me il PC onestamente è un mezzo utile. Ai tempi mi aiutò tanto perché io ho una scrittura molto brutta, si chiama calligrafia, ho una calligrafia tremenda ragazzi, quindi infatti mi ha sempre detto dovresti fare il dottore con una calligrafia del genere, dottor Jack, chi lo sa, non mi sarebbe neanche spiaciuto, un po' complicato diventare medico. Un'altra bella pubblicità, Jack, erano i videogiochi PlayStation, Xbox, PC, Nintendo che sono le riviste, con le riviste erano belle. Cavolo, la Nintendo faceva delle grandi cose. A Wimbledon ultimo Wawrinka, ma come ultimo? Ultimo? Ma ammazza. E guarda, è veramente incredibile come si evolve nel corso del tempo. Attenzione, sguardo d'odio fra Hildebrand e l'anziano Orlando. Eh sì. La sua armatura. Sono io, ma tu sei anche me. Non può essere, a meno che... quando gli ho fatto il massaggio gli ho rubato l'armatura. Oh, questo è il momento in cui la mia vita passa davanti ai miei occhi. Oh, mia cara Pixney, saremo insieme fino alla fine. No, guarda che non è morto. Lui pensa di essere morto. Pensa di essere morto, Orlando. Cavolo, sta armatura è bella. Ma loro pensavano davvero che Hildebrand fosse lui. Uguali proprio, Berrettini ha fatto un bel gesto. Cosa ha fatto? Ah no, ultima partita per Wawrinka, ok. Ma tanti campioni si ritirano. Ma che anzianotta questa. No, il ceffone no! Il ceffone no! Ma sì, qui c'è una demenza senile. Impostore, come osi ingannarmi con quella faccia da schifo che ti trovi, dice. Ma no, non pensavo che morire facesse così tanto male. Niente. Non pensano che Hildebrand sia quello vero, è legittimo, vedi, è più giovane, vedi che gioventù che c'è. Gigi, vieni con me, presto. Abbiamo salvato il bambino, il robottino. Vivi, aspetta, loro lo chiamano Vivi e gli altri lo chiamano Gigi, e Vivi è il nome giusto. Vivi è quello che scemo. Mamma mia, ma è vero, io guarda che mi fanno morire questo. Vivi, dove ho sentito quel nome. Ah, oh cavolo, ricorda chi sei, Vivi, ricorda cosa sei. Sei una creazione del mago di Sharlayan. Quaran, Quan. Il nonno Quan, no, Quan. Final Fantasy 9, ragazzi, io ricordo, abbiamo vissuto insieme, mi ha insegnato molte cose sul mondo esterno. Quindi ha un passato lui. Vivi. Si chiama Vivi, non Gigi, infatti, Vivi. Sempre detto che si chiama Vivi. Loro lo chiamano Gigi.
E infatti ieri ho sentito la canzone, ho sentito l'album Hitmania Dance estate del 99, c'era Tell Me Why di Prezioso, c'era Gigi Agostino, forse L'Amour Toujours, c'era Bailamos di Enrique Iglesias, Everything, sì, ricordo tutto, dice. Ma poi mi ha abbandonato, nonno Juan mi ha abbandonato, è morto, non è che mi ha abbandonato. Io credevo che tu fossi fallato, Vivi, ma tu puoi cambiare il corso del tempo. Ah, loro vogliono diventare più giovani, hai capito? Restless, sì. Ma loro vogliono diventare più giovani, hai capito cosa vogliono? Ecco che abbiamo assistito a questa cosa. È vero, lui ha ripristinato il vaso. Quel potere può essere portato sulle persone, ma come fai a saperlo? Non potresti mica essere associato con l'Arcimago Quan. Loro sì. Abbiamo trovato il suo giornale in uno dei nostri viaggi alla grande libreria. E fra le reliquie non ho trovato alcuni modi che ci ha lasciato. Scusatemi. Eravamo eroi leggendari di guerra ai nostri tempi, con tanti denari, ma nessun soldato ha mai avuto questa forza. Siamo venuti qui per farci dei soldi. Cioè, ci facciamo del nostro meglio, ma i nostri corpi non ce lo permettono. Immagina avere l'opportunità di una seconda vita. Skittles, davvero? Ma era quella con la canzone là famosa, no? Qualche amante di MMORPG conosce The Queenfall? Forse Fox potrebbe aiutare, se ci fosse Xinka ti saprebbe dire. Meno di €1. Ma Kevin, perché non ti unisci anche tu alla grande famiglia di Final Fantasy XIV, che è gratis? Ci siamo io, Gigio, Xinkai e pure Kla. È arrivato pure Kla. Anche se Kla sta imparando. No, scusate, mi sono raffreddato. Fonzis. Ma non mi ricordo che musiche c'erano coi. Tanto io non li mangiavo, c'erano dentro la roba fatta con l'uovo, quindi non potevo mangiarli. Non ho intenzione di tradurre questi dialoghi all'inglese per sapere chi è. Ma perché li traduco io? Ma io sì, io li traduco, però gli altri. Come va con NTE a proposito? Diciamo che tendenzialmente Gigio non se lo traduce. Io a Xinca le faccio la traduzione in tempo reale a Gigio. È un bel po' che non vado avanti. Ma allora mi sono perso il tuo messaggio, ti chiedo scusa, Kevin. Non l'avevo proprio visto sto messaggio. Forse quando sono andato di là un attimo perché ho avuto un problema e allora sono andato un attimo nell'altra stanza a vedere se arrivava il corriere, perché può arrivare in qualsiasi momento. Ti chiedo scusa, Kevin. Ma ma sì, è una roba di. Ma non preoccupatevi, veramente. Guarda, siamo in estate, tenetevi i vostri soldi, tenetevi i soldi tranquilli, ragazzi. Io ci sarò su Twitch, almeno per tutta l'estate, ma poi me ne andrò ancora avanti, perché sono così comodo. Adesso sono comodo perché posso fare live dirette. Per quanto riguarda la Play 5, invece, mi spiace, non ho novità. Sto aspettando sempre la chiamata del tecnico. Non so perché non è ancora arrivata in città. A meno che lui non l'abbia già preso e si è dimenticato di chiamarmi, cosa che dubito onestamente, perché il tecnico ovviamente deve confermare che voglio fare la spesa e gli dirò di sì. Comunque dobbiamo proteggere Gigi o Vivi, si chiama Vivi ovviamente. E questo è un bello omaggio a Final Fantasy 9 questo. Dimmi Leonardo, mi fa piacere, guarda, dimmi tutto. Chiedimi pure. Ti chiedo di dare caccia ai Grand Sirs. Sì. Quindi? Vabbè, comunque mi è appena arrivata la notifica che la richiesta d'assistenza con Fastol è stata aperta. Non so se mi piace il gioco però FIFA 2004, guarda, non so se mi piace il gioco. Il problema è quello che non sono troppo convinto al momento di FIFA 2004. FIFA 2005 sì. Il 2004 però non lo so. Il 2003 mi ha molto deluso, per dirti. Il 2005 è tanto bello. Certo che mi piacerebbe ovviamente farlo per ogni cosa. Installa la posizione del tuo boost. Ce l'ho già. Ah, faccio dopo. Configurazione booster. Faccio dopo. Però è bello che mi è arrivata la cosa estendi il tuo booster, benissimo.
ho già il supporto pronto, il Piacenza, ma io le ho detto la prossima carriera che voglio fare, qualsiasi gioco sia, e vorrete sarà FIFA 2000, sarà con la Juventus. È una vita che voglio fare una carriera con la Juve, ragazzi, non è che lo faccio perché lo guardano in tanti, non è quello il motivo. Sono io che voglio di fare una carriera con la Juve, un po' di tempo, specialmente quella Juventus. Ok, finiamo sta missione. A proposito, tanto che ci siamo, mi faccio anche un trial da ninja che mi dà un po' di punti esperienza. Devo andare a Idolshire quindi per questa missione. Non fidarti di nessuno sopra i 60 anni. Cavolo, come è stata lunga sta missione. Foundation, ok. Non è male FIFA 2002. FIFA 2002 non è male. Non è male FIFA 2002, hai ragione. Ma poi visto che ormai mi funzionano i giochi su PS2 barra emulatore, ma lo posso dire, lo posso dire. Ecco qua. Guardate ragazzi che ho i sound attivi e c'è anche il nostro preferito. Pensate che una volta mi arrivò un messaggio di YouTube che mi disse che tutti i copyright strike che erano arrivati per sto pezzo erano caduti perché avevano capito che non andava all'autore vero, che non aveva chiesto niente, ma andavano a un remixer che si pigliava lui i soldi tutte le volte che andavano ste cose. Rendetevi conto. E allora è andata bene ragazzi. Hai avuto un'idea brillante. Certo che Leonardo, ma io guarda che è merito tuo che ho fatto i mondiali su FIFA 2006, è merito tuo, è stato tu a dirmelo, è stato tu a consigliarmeli, perciò Leonardo grazie di cuore. Io poi sai che ti ascolto, anche perché se c'è un esperto quello sei tu. No, i Grand Sir, sai che i grandi anziani. Chi è? Alone, ma non è la vera Alone quella. See you next time, Inspector. See you in space, Inspector. Ci vediamo nello spazio. Questa intro è Cowboy Bebop. Ciao, ciao Pep. Ciao Pep. Dicevo, questa è la intro di Cowboy Bebop. Grande zio Vasseur. Ecco qua. E va bene. Sir. Ecco qua. Gli orgogliosi e rugosi. Gli orgogliosi e rugosi. Sono sempre loro. Dobbiamo parlare, Wakabe. Ho studiato gli archivi per informazioni e i risultati sono preoccupanti, per dire il minimo. Come hai notato, Ancient Allag è su Enchiridion, un grande impero che è caduto. È la storia di Platone, la stessa storia di Atlantide di Platone, ragazzi, quando raccontò di questa grande civiltà ultra evoluta che cadde per via dell'ego degli uomini e cadde in un solo giorno. Allagan è così, sfumeggiante, no? Ciao Xinkai, dovrebbe andare come Tino, sai? Dovrebbe andare. Ciao Xinkai, scusami per ieri. Da ieri pomeriggio è caduta la connessione, mi continuava a cadere ogni 5 minuti e poi la sera è peggiorata e mi cadeva ogni 2 minuti e non so se è ripresa alle 11 di sera. Comunque deve venire un tecnico al cabinato, spero il prima possibile, ragazzi, perché è più di un mese che vado avanti con questi problemi di disconnessioni. Se viene un po' di pioggia mi toglie la connessione, ieri è venuto un filino di pioggia, un goccettino, un po', e allora. Ma per risolvere si risolve, solo un po' di pazienza. Mi piace solo che ieri non sono neanche assistito quando devo fare il raid, e ieri mi ha buttato fuori la Final Fantasy, non potevo più giocare con gli altri, ieri pomeriggio, quando ho acceso, che ho detto finalmente è passato il bel tempo, che poi ha fatto 2 gocce di pioggia, ma 2 gocce anche no, non vivo un bel po', però tuoni alla fine non sono arrivati qua proprio in città. Ciao Xinkai, comunque, che bello sentirti. E dicevo che domani invece farò una diretta su YouTube, invece, fra le 10 e le 12, probabilmente. Domani invece con un bellissimo gioco, che è Persona 4, così vado un pochettino avanti, però continuerò a fare dirette sempre su Twitch, per la gioia di chi ama qua vedermi su Twitch. Sì, non leggo il nome, per ragioni che tu puoi immaginare. Sì, era famosetta quella canzone, penso che l'ho sentita un paio di anni fa. Molto bella, vuol dire la camicia nera, sì, è una canzone di... sì, una canzone di quella cantante là. Era belloccia, guarda. Come stai, Xinkai? Prima si parlava, chiedeva Leonardo dalla chat se ci sono pubblicità che ricordi da quando eri piccola.
Se c'è qualche pubblicità che ti ricordi, Juan, sì, allora è un maschio che sto dicendo una ragazza, sì, come no. Juan è un nome da maschio. È Juan, ragazzi. È Juan. Bene, grazie. Poi ieri mi si è rotto anche il ventilatore, non so se, non penso che tu lo sappia, Xinkai. Ieri mattina. È il momento di fare il casino. C-A-S-I? No? Mi dispiace, la faccio. E Lenny non ce lo mette nessuno? Ovviamente i sound vengono dalla TV del computer, il controller è appoggiato sul tavolino. Quindi tecnologia, ragazzi, scienza strana. E poi dicevo che a breve ora funziona i sound, però non sono cioè sono un po' separati, nel senso sì, però sono quelli vecchi, cioè non ci sono aggiornamenti, sono ancora i vecchi cosi. Per esempio la gallina ce l'abbiamo. Comunque come Tino più o meno sono sempre gli stessi, solo che ma qualcosa è cambiato, non sono gli stessi ovviamente. Ce ne abbiamo di più. Sono quelli di YouTube. E purtroppo non puoi copia e incollarli, avrei voluto. La pubblicità indiana della Peugeot, urca. Masters sono sicuro che ce l'abbiamo, Masters è stranissimo, ragazzi. Xinkai, l'ho detta prima io, Bodhi. Vedi che ragioniamo simile io e te. Ho dorato quella pubblicità migliore al mondo. Non me la ricordo anch'io quella, L'ho detta prima, infatti. Ho proprio detto quella. Brava Xinkai, brava. Sapevo che avresti riconosciuto la gloriosità della pubblicità della Bondimotta. Sì, come Tino, sì. Attenzione, è arrivato qualcosa, farò vedere. Un attimino. No, non era per me, è andato oltre. Sto aspettando il corriere e sto aspettando anche la spesa. Quindi sto aspettando 2 corrieri, uno Amazon e l'altro della spesa online fatta ieri. Che arriva tanta roba, mamma mia. Beh, non voglio fare pubblicità, però ripeto, diciamo che ho trovato della roba interessante. Ripeto, vedere buoni prezzi, soprattutto perché c'erano dei mega sconti. Quindi ragazzi, ieri ho fatto una spesa veramente divina, oltre 5 euro di sconto, non dico dove però, e c'era praticamente 10% di sconto su tutte frutte e verdure fresche. Quindi ragazzi, tutto ciò che mangio io, praticamente io mangio sempre frutta e verdura, cioè. Più c'era sconto per il cibo per i gatti. Ragazzi, era il paradiso ieri, ho fatto una spesa folle, però ho pagato pochissimo. Quello è bello. A fare lista della spesa. Attenzione, Fiat 600 con mica Schumacher. Ma veramente? Schumacher aveva fatto lo sport della Fiat. È passato dalla Ferrari alla Fiat. Ma vi immaginate Schumacher su una Fiat 500 invece? In maniera abbiamo pensieri molto simili. Spieghiamo sempre la stessa cosa con parole. Scusate il naso. Sono raffreddato. Sì, un attimo, come dire. No, non mi ha aiutato lei. Vabbè, lo dico, Carrefour Online, non volevo dirlo, ma le spesole del Carrefour fino ad agosto hanno il 10% di sconto su frutta e verdura, ragazzi. Cibo per gatti scontato, non tutto, ma quello che mi interessa a me. E poi anche se tu spendevi 50 euro ti davano 5 euro di sconto, se ne spendevi 80 ti davano 10 euro di sconto, ne ho spesi 50 e alla fine in totale ho speso meno di 50 perché c'erano gli sconti. È stata veramente bella, veramente bella. Idem Beben 10, cos'è? Eni? Ti piace Eni, Pomettino, so che ti piace Eni, vai là. Io ce lo vedo uno spot della Eni con Comettino che illumina la sua casa e dice: dove c'è Eni c'è casa. E poi lo denunciano per plagio però. Perché è la paese della Barilla. Oh scusa Xinkai, ho fatto una battuta stupida su Comettino. Stavo dicendo che sì Xinkai, ho letto il tuo messaggio e dicevo stesso punto di vista, ma pubblicità? Ma ragazzi, io ho la pubblicità minima, quindi non dovrebbero arrivare la pubblicità. Io, vabbè, ma perché lo fa un tipo 30 secondi ogni ora. Ravana, mitico Ravana, io adoro Ravana.
fighissimo Ravana, è tutto rabbioso, fa wow, è classico, classico. Dicevo che appunto, non vi ho detto, ma Schumacher sulla 600, ma lo immaginate Michael Schumacher sulla 500? 30 secondi va bene, sì, è il minimo, perché se non la metti tu decidono loro. Io ho detto, metto proprio la minima, tanto ragazzi, ma non serve un cavolo, lo ripeto tante volte, ma non ci guadagni niente, non so perché la gente, quasi tutti mettono 3 minuti, seguono il consigliato e mettono 3 minuti, cioè no, 3 minuti ogni ora, è una follia ragazzi, ma manco su YouTube. Infatti, ho detto, non era Michael, era Fox lo 600, il Congo, ho sentito che il Congo stava battendo l'Inghilterra. Godetevi la musica ragazzi, per me è fantastica questa musica di Ravana, è un bel boss, è uno dei primal del gioco. Pensa Xinkai quando arriverai anche tu davanti a questi mostri sacri, nemici che spaccano tutto, veramente fantastici. Il Pocket Coffee col Giraldino, si sfida un gruppo di cestisti agli posteriori con un solo canestro. Ma perché Gilardino giocava a basket? Magari domanda mia. Indossava la maschera e non è che fumato. Fox, certo. Perché vi ricordi, era di Aldo Giovanni e Giacomo quel film dove avevano le maschere dei presidenti storici, vero? Era quello, no? Che poi era ispirato a un film famoso americano con la maschera dei presidenti storici, film. Le maschere di carnevale, dai, famose maschere di carnevale con le immagini dei presidenti. Le persone si accontentano di essere prese in giro con 5 centesimi. No, ma infatti guarda che, cioè, qui è anche una test di intelligenza secondo me, perché tu ti rendi conto che non ti guadagni niente. Carino il design dei boss, sì, e lo migliorano sempre di più. Peccato che, come già detto, PS4 ha un solo problema, è diventata lentissima, ma la tengono ancora attiva per tutto il 2027, quindi chiunque vuole giocare tranquillo, il mio amico che ad esempio non vuole, ha detto che lui non si prenderà mai la PS5, lui ha detto PS5 non la prendo, fa schifo come console. Poi te guarda, 2 anni ti si è rotta, gli altri che conosco io gli si rompono le console, dopo 2 anni, allora non la piglio la PS5. Tutti quelli che conosco io hanno perso la console, hanno avuto un guasto. Si guasta in fretta la PS5, più la uso, più la uso. Tant'è che un mio amico che la sua strategia è ogni tanto faccio delle settimane senza accendere la PS5. È un'idea furba. Pensa che lui voleva anche. Un altro mio amico voleva vendere la PS5, era deluso delle esclusive. E allora poi voleva prendere Xbox, quelli del Game Life gli hanno fatto una cazzata, gli hanno detto ma la Xbox non ha nessuna esclusiva. Ma che cavolo dicono? Ma non è vero ragazzi, non è vero che non ha esclusiva Xbox. Ma i giochi escono insieme. Micia, non passi da qua. Micia, non puoi passare da qua. Guarda, io ho la gatta che vuole spodarmi la zanzariera. E non posso muovermi, c'è Ravana. Micia, se aspetti un attimo ti vengono a aprire di là, perché sta gatta è disperata. Ah boh, sono le 11:53, sì. Oggi non starò moltissimo perché ho iniziato tardi, che ero al telefono con Fastweb. Aspettavo la chiamata con Fastweb, ho fatto colazione tardi. Sony fa così, no? Monopolio sul diritto sui giochi, le console scadenti che perde sempre di più. Hai sentito l'ultima notizia? Sì, che sicuramente sì. Addio ai dischi fisici dal 2028, solo digitale o solo confezioni senza disco dentro. Dal 2028 hanno iniziato subito con GTA. Sì, il problema è che materiali scadenti, cavolo, ma sono fatti in Cina, hanno gli stessi problemi delle cose fatte in Cina, è che ci credo. Materiali scadenti, avevo detto questa mattina, sì. Io ripeto, le console dovrebbero diventare più simili ai PC, ma essere semplici, che ne so, fare una cosa che se tu arriva a una versione Pro, tu non compri una console più Pro, tu ti pigli una scheda video Pro e che sia facilmente installabile. Che ne so, fai un cosino che ci prendi, come l'hanno già fatto l'hanno fatto per gli SSD, non è una cosa così strana quella che sto dicendo. Se tu vuoi un secondo SSD, te lo monti da solo, cacciavite, viti, una vitina, 2 vitine. Ragazzi, è una cavolata mettersi l'hard disk, della PS5.
non è un lavoro che richiede manualità tecnica. Se tu fai la stessa cosa e fai una versione Pro, ci cambi la scheda video, fai la possibilità di metterla, di inserirla senza toccare, senza aprire la console, fai in modo che la scheda video sia messa in un luogo dove si può risolvere, si può togliere, così si sistema. Ma sapete che sarebbe bellissimo invece di fare una console Pro a 900 euro? Follia. Oggi ti puniscono perché preferisci il lettore dischi, ti puniscono con un prezzo folle. E hanno già detto che la PS6 costerà un macello, La PS6 costerà tantissimo, ragazzi, mi spiace dirlo. Ragazzi, ma non è che sta vincendo Ravana? Boia, moriamo tutti? Siamo morti. No, siamo vivi. Vai di fuoco. Vinta, ragazzi, è andata bene. Yeah! E Ninja vince ancora. Carina. Amy. Avevamo voto a Amy. Sì, 1000 euro di PS6, ma sarà minimo PS6. Tu hai visto la Steam Machine, che dicono che non ha neanche le cose della PS5. 1000 euro la Steam Machine, che non è neanche potente come una PS5. La Steam Machine, ragazzi, non sto scherzando, 1000 euro. E non è neanche potente una PS5. Mangiate la PS6, sa anche 1500 euro. Dicono tanto che i PC costano. Sei fregato, se vuoi giocare a roba. Ma poi ripeto, ma che senso ha? Ma abbiamo veramente bisogno di un upgrade della grafica? Ma non ci va bene quella che abbiamo oggi? Per me già la grafica PS4 va bene, basta che mi fai i giochi veloci. Quello è l'unica cosa che chiedo, è velocità nei giochi, perché la velocità è fondamentale. I tempi di caricamento va benissimo, PS5 su quello è eccezionale. PS5, puff, un attimo. Come si fa? Ragazzi, chi gioca Steam, chi gioca su Steam, sta cosa la fanno già da 15 anni. Come si fa? Oh, ma ho sbagliato posto, non devo mica più andare qua, sapete? Devo andare a Gridania. Das Gridania, vorrei dire Das Vidania, ma... Recupero questo spot, PlayStation 2 Emotional Symphony. Va bene, andiamo a vederlo. Ma mi sa che l'ho visto, molti anni prima dei Souls. PS2 Emotional Symphony. Trovato spot Italia o internazionale? Italiano o internazionale? Italia 1. Ma ho paura che la musica sia copyrightata. Beh. Sì, vabbè, ve lo guardo senza musica. No, ma che è un boss dei Souls quello, hai ragione. Il cavaliere. Ma è il nemico di Demon Soul quello, il nemico di Demon Soul. Quel gigantesco cavaliere. Ma è inquietantissimo sto spot. Poi c'è inquietante, gente con la testa... Mamma mia. Ma perché fanno ste cose? Che trauma. Credevo di essermelo sognato questo spot, dice uno. È traumatico, è traumatico. Lo capisco, credevo di averlo sognato. Che cacchio. Spaventosissimo. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot me lo ricordo lo spot della Play, quello però Play 1 mi sembra, quello con Crash Bandicoot, se non sbaglio. Era divertente. I giochi erano belli. Io quello che chiedo, Jack, è che la gente continua a comprare ugualmente, ma i prezzi aumentano. No, non è vero, c'è chi si sta tirando indietro, C'è chi sta tirando indietro. Il grande problema con i videogiochi sono due fessi. Uno è americano. Penso che la maggior parte delle persone sappia che quella persona lì è fessa, è famoso, ha un ciuffo, non posso farmi denunciare, non voglio farmi rapire, quindi non faccio nomi. Però questa persona ha detto: i videogiochi sono un bene di lusso, aumentiamo il prezzo. Non è vero, uno, non sono un bene di lusso, sono un bene comune. Due, l'hai fatto solo per aumentare i soldi, e gli hanno aumentato e loro sono arrivati a $80. $80 sono poco più che 70 euro. Ci tengo a dire che i giochi dalle parti del mondo costano 70 euro circa, 72 quanto sarà. E invece da noi sti geni europei hanno detto: ma se l'ha fatto lui, facciamo quello che fa lui. Classici fessacchiotti che dicono: se lo fa lui, è come quello che dice: se mette la mano sul fuoco, allora facciamo anche noi. Mi ricordo quando lo vidi l'inquietudine, non ti immagini, è qualcosa come un indizio di Soul. Ha per caso un topo morto sulla testa? Boh, forse lì, una roba strana. Una roba strana, guarda. È disturbante quello spot. Perché lì era il periodo, ragazzi, dovete capire che nell'industria infilarci
messaggi esoterici, quindi praticamente è tutto un propagandone alla cultura, nel senso vi nascondiamo il messaggio nascosto davanti a tutti. Il grande segreto tu lo fai in piazza, mica lo vai a fare, lo fai su una struttura che ci passano tutti davanti, non se lo vedranno mai il segreto. Guarda che ogni volta è una cosa che viene dall'antichità, specialmente dal Rinascimento, che il segreto tu lo nascondi in bella vista. Lo nascondi in bella vista. Il video più famoso, il film più famoso. Guardatevi la scena dei quella maledetta domenica, come si chiama quel film con Al Pacino che fa il coach, Lo spot della Play con l'avvoltoio che giocava così. No, quello non penso di averlo visto, onestamente. Siamo in due. Quindi praticamente in quello spot lì, nella scena più importante, quella che tutti citano perché è l'esempio di più bella scena sportiva, col discorso di lui che dice dobbiamo vincere, ce lo dobbiamo fare, che sono gli spogliatoi, lì c'è un bellissimo segno gigante. Lì ci vediamo su Discord, certo che su Discord ci sono anch'io. E certo che ci sono. L'unica cosa, ragazzi, è che su Discord mi sono tolto Discord perché ho scoperto che uno dei motivi per cui possono prendere l'account della Play e toccare le cose è il collegamento da Discord, perché molti agiscono da PC e questo praticamente ti collega la PS5, PS4 anche, al PC, perciò è molto pericoloso secondo me Discord, bisogna stare attenti ragazzi. Io ho tolto, tanto non me ne frega nulla di dire che la gente vede cosa sto giocando, non me ne frega un tubo, tanto se vogliono possono vedere dalla mia lista amici della Play. Ma tanto chi se ne frega di sapere cosa gioco sto giocando io, fatemi giocare quello che voglio. Diciamolo così. Oh mamma mia, l'ho detto in una maniera poco gentile, però il senso era quello veramente. Va bene, nuova missione dell'evocatore, l'ultima cosa che voglio fare oggi, così possiamo evocare in simpatia boia. Sembra che Tristan e gli altri non stiano dicendo storie. Ok, andiamo a vedere cosa succede. Qualche mistero segreto. Devo tornare a Gridania, è già finito. Ma dai, mi state prendendo in giro. È già finito. Oh no, ci sono i cattivi. Non mi reputo un canale da retro game perché sono aperto anche a giochi più nuovi. Ma secondo me, ma anch'io, però io mi considerano retro gamer lo stesso, guarda. Che poi questi siano giochi moderni. Allora, sono aperto a giochi nuovi, però una volta dissi a Fox, i giochi vecchi da portare, io non ho più motivo di continuare qui. L'hai detta anche a me sta cosa, Xinkai, guarda che l'hai detta anche a me. Ma l'hai detta anche a me, e ti do ragione. Ma l'unica cosa è che io amo le serie, perciò a volte per andare avanti con una serie che adoro, l'unico modo è giocarla. È triste da dire, però è l'unico modo. Non hai alternative, ragazzi. Non hai alternative. Il mio Chocobo che fine ha fatto? Eccolo qua. Ecco, fatto. Torniamo a Gridania. E perciò per la seconda volta, Das Gridania, non Das Vidania. L'ho detto anche a te. Sì, e io ti do ragione, ma sembra forse che l'hai anche detto una volta pubblicamente sta cosa, Xinke. Tra poco ci salutiamo, sì, e domani mattina a Twitch verso le 10, se riesco anche prima. Dipende che ora riesco a alzarmi. Dipende se va internet, dipende tante cose. Oggi vi consiglio, oggi pomeriggio, poco prima dei miei orari, verso le 4 del pomeriggio, di passare da Xinkai. Vi godete 2 ore di Virtua Tennis, che ci si diverte, si ride e si scherza insieme. Se volete mi trovate lì perché ci sarò ovviamente appena mi alzo. Ma no, non è uno spam, non è uno spam, lo faccio perché veramente mi fa piacere, anche perché poi tu lo sai che sul mio canale Telegram esce sempre il messaggio c'è Xinkan in live. Sei l'unica che ho aggiunto, cioè in realtà non ti ho aggiunta io, tecnicamente ti ho aggiunta come Tino, perché cioè me l'ha detto, vabbè, ha detto sono amici, aggiungiamo, però va bene, a me non dà fastidio, mi fa piacere assolutamente, quindi sono molto contento. Un cuore come ti volevo dirvi inoltre una buona notizia, perché sembra che veramente che succedono sempre cose tipo internet che cade, ma però ci sono anche delle buone notizie da darvi. Intanto la buona notizia è che mia madre sta meglio, la schiena è una buona cosa ragazzi, non è guarita al 100%, ma dopo 8 giorni posso dirvi che le cose vanno meglio. Va bene Commentino, buona giornata e grazie della compagnia, grazie dell'aiuto in moderazione, grazie di cuore, è sempre comodo avere una mano. Che bella notizia, mi fa piacere che sta riprendendo, sono contentissimo anch'io,
Una bella notizia, sì, perché io ho detto, vabbè, è la PS5 non si sa niente, e internet potrebbe cadere ancora finché non arriva il tecnico. Ieri sera un disastro, pomeriggio sera veramente un incubo, alle 23 poi si è ripresa, ma ormai era tardi. Bene Leonardo, è andata bene stavolta che, io ripeto, qualcosa di buono voleva che lei si salvasse, perché altrimenti ragazzi con un incidente con un camion può anche finire peggio. Ripeto, ringrazio che non era la sua ora, non era la mia ora, meno male, ringrazio che è andata bene su quello. Qua possiamo comprare delle cose interessanti. Devo fargliela vedere a Gigio sta cosa. Fargliela vedere a Gigio sta posto. Cominciamo a prendere questo, il cursore Black Chocobo Chick Minion, il cristallino. Poi abbiamo, cos'è? Vabbè, Odino, guerriero della luce, Goblin, Gilgamesh, Nanamo, Firion, Koimainu. Ok, e ora li sblocchiamo tutti. Sono tutti gratis, devi solo usare i punti guadagnati dagli obiettivi di gioco, che si fanno facilmente. Già che abbiamo ancora bisogno di già 30 anni, diamo il diritto a tua ora. Ma guarda, ma io voglio vivere a lungo, ma non perché sono attaccato alla vita, perché ho tante cose da fare, tante cose da imparare. Ragazzi, l'unico modo per imparare è vivere, non puoi fare altro. Oggi abbiamo una fortuna, e io non so perché la gente non se ne accorge. Con internet puoi studiarti di tutto. Io sono sui siti di storia, ragazzi, a leggermi le cose. Mamma mia, cioè storia, scienza, fisica, ma finalmente possiamo anche capirci qualcosa di come funziona l'universo in cui viviamo. Finalmente la possibilità di leggerti qualcosa di fisica, di astronomia, dico finalmente, ma ripeto, ma perché buttare via un'occasione del genere? Hai la possibilità di imparare tante cose, invece di dire, oh guarda la luna come gira, oh ciao luna, ci vediamo domani. Non è così, non è così, non è così. Sì che poi è vero, la luna gira attorno alla Terra, vabbè, questo lo sappiamo, però intendo, abbiamo la possibilità di capire tante cose. Io me ne approfitto, perché non è che delle altre epoche facevano una fatica a capire le cose, facevano una fatica sti poveracci a capire come funzionavano. Hanno tirato, e alcuni, è incredibile come alcuni, mi sembra che sia stato Platone a fare l'anno platonico, cioè quasi arrivato vicino alla risposta giusta. Si era messo lì con degli rami, grazie Leonardo, non sai quanto apprezzo, si era messo lì con dei rami a tracciare i movimenti solari, ha calcolato che il moto, l'anno platonico era di 24.000 anni, circa 20.000 forse, e poi in realtà è 2.000, cioè scusatemi, è 26.000, lui ha detto 24.000, c'era vicinissimo comunque, vicinissimo comunque. Poi diceva che ogni 2.000 anni ci cambiava una cosa, invece era il 2160, quindi vedi che il moto attorno agli astri, cioè vedete che aveva fatto dei calcoli pazzeschi, ma io vabbè, per me Platone è un genio. Poi alcune cose sue per qualche ragione dicono ma no, ma quella era fantasia. Ma che era fantasia? Cioè, scusami, uno è lì, è uno scienziato, un filosofo, un uomo di cultura, no, ma alcune cose che ha scritto sono fantasia. Vai a capire, perché uno dovrebbe mettersi a fare le storie di fantasia. Cioè o sei uno che fa cose di fantasia, o sei uno che fa cose serie, lui faceva cose serie. Io sono uno che faccio cose di fantasia, invece al contrario. Ma io dico una cosa che direbbe chiunque, a me piacerebbe vivere tanto, però se posso vivere in condizioni accettabili, no, ma diventa piena di dolori. Ma non ricordo, no, è la cosa, io dico ancora, vabbè, il dolore ancora, ci convivi, ma cavolo ragazzi, assolutamente non toccatemi la sanità mentale. Io, guarda, io non posso parlarne. Ciao Carbo, ciao Mitico, ragazzi, seguite Carbo che porta retro gaming di alta qualità, mi raccomando, e anche quei giochi buoni. Dicevo che Robin Williams, non posso dire cosa ha fatto pubblicamente su Twitch, non posso dirlo, e neanche soprattutto su YouTube, non posso proprio dirlo, però ha detto una cosa, ha detto io non posso accettare di perdere il controllo della mia mente. Ragazzi, un attore, uno che ha vissuto così, ci sono altri che invece l'hanno completamente persa, tipo Sean Connery purtroppo ha sofferto tantissimo. Sean Connery veramente ha sofferto proprio tanto, e a un certo punto non sapeva neanche, non poteva più recitare, non poteva più fare nulla,
Ma Robin Williams ha detto io non voglio finire così, non ha citato Sean Connery, ma ha detto io non posso permettermi di perdere la ragione, l'affetto dei miei cari, non riconoscere, non sapere come si chiama questa persona, magari vado da mia figlia, a cui gli ha dato il nome Zelda fra l'altro, perché è appassionato di Legend of Zelda, ma no, è una cosa vera, anche ha fatto gli spot per la Nintendo Robin Williams e la figlia, non è una cosa inventata, l'hai trovato gli spot di Robin Williams con la figlia a fare pubblicità di Zelda? Sì, ero proprio innamorato di quella serie da ragazzo. E quindi insomma capisco benissimo quel ragionamento lì, dico vabbè, quando veramente ci sono delle cose terribili, perdere il controllo infatti per fortuna Xinkai che ci sono tanti modi per prevenire, per accorgersi, tanti test per notare. Infatti, specialmente io, vabbè, non posso raccontarlo, però diciamo che nella famiglia mia 3 su 4 hanno avuto quel problema, 3 su 4, insomma, cioè, quando ti gira in famiglia dici, cavolo, non vuoi essere il 4 su 5, non vuoi essere il 4 su 5. Lo fai perché questa missione qua, ragazzi, non sto leggendo perché, e quindi insomma capite, no? Quindi voglio dire, se n'è andato, mi spiace, condoglianze. Quanti anni aveva, se posso chiederti? So che ti darà fastidio sentirne parlare al passato, lo so. Io guarda, mi hanno perso i miei nonni, che li ho persi a circa 30 giorni di distanza. So terribile perché 2 funerali in uno, 2 funerali attaccati, ragazzi, è insopportabile, una cosa proprio tra le più terribili che si possono vivere veramente. Poi vabbè, ti venivano a dire ma ora sono insieme, vabbè, ho capito, ma dà fastidio perché non si sopporta la cosa. 88, grazie ai ragazzi, sono 3 anni che non riconoscevo, è terribile, guarda, cioè terribile, guarda, quando perdono veramente. A me è successo con mio padre, ragazzi, che ha avuto una malattia veramente brutta e mi chiamava con nomi assurdi. L'ha avuta precoce lui, però l'ha avuta precoce, molto precoce, e quindi è stata brutta. Un giorno ma mi diceva delle cose, lo so, ma poi non è morto di quello. Mio padre aveva un film che gli piaceva tantissimo e ironicamente è stata la sua storia, ironicamente, perché quel film si chiamava Risvegli, a me non è mai piaciuto, ovviamente c'era Robin Williams, guarda caso c'era Robin Williams. Era un film dove c'erano sti malati di non so cosa, scusatemi l'ignoranza medica da parte mia, che fu somministrato un farmaco che aveva lo scopo di risvegliarli, cioè di sistemare la situazione, e si accorsero che in effetti il farmaco funzionava e si erano ripresi, però aveva degli effetti collaterali bruttissimi, quindi divenne illegale. È vero che si erano ripresi che erano tipo vegetali, e poi vegetali è quando non sono capaci non hanno coscienza, che sono su un lettino, che poi alcuni dicono che hai ragione in realtà. C'è chi si è ripreso che poi ha detto ma io ricordo tutto, in realtà c'ho un po' di sensi, ci sono, e praticamente è stato terribile, guarda. Figurati, l'ho perso proprio l'anno scorso, mi ricordo Fox che l'avevo saputo sta cosa veramente. E quindi in pratica lui è successa la stessa cosa, che a un certo punto si risveglia un giorno come gli altri e niente, parla normale, chiama per nome, ma è successa la stessa cosa, senza farmaci però. È successo che praticamente sapeva, no, sto affrontando un nemico livello 53 col Summoner, sono morto, ragazzi, ma morto malissimo, non posso sopravvivere. Ci sono 13 livelli di differenza. Ai, sono morto. Robin Williams, dicevi, a me piaceva tantissimo, è una persona estremamente intelligente, una persona molto profonda, l'ha dimostrato anche fuori dai film. Lui è così, non seguiva solo copione, è vera sta cosa, è vero, ma poi sembrava proprio una persona per bene. E nel mondo di Hollywood è raro da dire. Non so, Fox, hai ragione quello che dici, non leggo il messaggio magari, perché anche sentirtelo leggere a voce alta magari può darti anche pelle e ossa, questa è la cosa brutta. E praticamente a un certo punto mio padre si era ripreso, si è ritornato a vedere la TV dopo un anno che non vedeva più nulla, ed è stato bello, ragazzi, però poi gli ha preso un ictus, quindi non parlava più, brutto, ragazzi, cioè rendi conto, ecco, questo qui è il server PS4, guardate, è morta Wakabe, però non si riprende.
Ok, eccola qua, si è ripresa. No, scusate, lo so che parla di morte, però per fortuna nei giochi muori, ritorni al punto di trasporto. Quello è semplice, qua nei giochi è semplice, sempre semplice. Ciò, però, perché è un videogioco, ovviamente. Detto questo, andiamo al punto giusto. Magari cambio anche il job, perché se faccio con livello 40 mi fanno fuori. Comunque veramente le mie condoglianze, so che magari mi considero uno sconosciuto e tutto, però ripeto, essendoci passato, è brutto. Stranamente oggi lo dico con una freddezza atipica, perché io di solito queste cose mi commuovo, ma se ci penso, ma oggi sono più freddo del solito, veramente. Oggi è proprio Jack di ghiaccio, nel senso che non lo sto lasciando a vedere, non lo sto lasciando neanche a sentire, però ci sono quelle volte che si riesce a parlare in maniera oggettiva di eventi personali molto delicati, per una volta tanto. Ma certo, Leonardo, se devi andare a mangiare, io tanto adesso fra poco vi saluto anch'io, voglio solo finire questa missione che... Ma come devo farla col Summoner? È impossibile! Ma è impossibile, ragazzi, impossibile, impossibile. Che stai dicendo? Infatti non è col Summoner, stavo dicendo, ma stiamo impazziti. Livello 53 o quello che è. Era impossibile, ragazzi. Boia! Mi sono spaventato. Grazie per la gallina. Niente, ora Ice. Ice è un bravo ragazzo, però lui sta su YouTube. So, ma non ci arriva a vederci le dirette, ma lo ringrazio lo stesso, perché è sempre presentissimo, commenta sempre, gentilissimo, veramente, gentilissimo. Orlando è di nuovo finito sotto sepolto, che novità. Questo qua è... Questa storia qua è comica, è sugli anziani. Non è Orlando, è il nostro ispettore, è di nuovo finito sottoterra. Sei molto gentile. Sì, ma sono tanti che sono gentili, tantissimi che sono gentili su YouTube. Un altro che adoro è Matteo, che quando mi scrive è sempre un entusiasmo che mi causa proprio, anche a me mi rende più entusiasta, mi rende sempre euforico. Poi il suo amore per Kojima è fortissimo. È un dolore fortissimo, per me, come una sorella, il mio cane. Sì, ma io lo scorso anno Sinkai e Fox si ricordano sicuramente, perché mi sono stati accanto, specialmente Fox, specialmente Gigio anche, volevo dire, non Fox e Sinkai, l'ho già citati, che ho perso 4 gatti, 3 di malattia, tutti insieme. E quando sono morti loro di malattia, stavano tutti bene, gli altri. Non so cosa è successo, è stato tirato sotto, non lo so. Ritorna a casa Ragnetto dopo 8 giorni che non tornava più. Io ero tutto contento, avevo il cuore che saltava. L'ho preso, sentivo che faceva le fusa, lo porto su, lo prendo io in braccio, si lamentava. Ho detto, ma no, amico, ma torna in casa che mangi qualcosa. Oh, è morto a fare le braccia, ragazzi, porco cane. Quella è stata terribile perché, cioè voglio dire, non voglio buttarvi giù, però ripeto, veramente una delle cose più terribili, perché ero 8 giorni senza sapere dove era finito, se era vivo, se non era vivo, se si era perso. Lo vedo e mi muore fra le braccia. Porco cane, ragazzi, sto assurdo. Dopo averne persi 3. Il 2025 è stato terribile. Il 26, sì, va bene, è morta la Play 5. È morta, mi si è guastata la Play 5. Ho problemi con internet da 2 mesi, ma sono cose che si risolvono. Poi ti torna. Tornerà la Play 5. Settimana prossima sistemano anche internet, cavolo, arriva il tecnico, fa il lavoro che doveva fare un mese fa, che non l'ha fatto, va là e mi sistema sta cosa. Lo farà, però poi lo deve fare. E poi vediamo, ragazzi. Un anno di M, ti credo Fox. E quindi vediamo, quando arriva sto tecnico mi farà sto lavoro, boh. Ragnetto è stato bruttissimo, Jack, gli altri 2, no, erano 3, c'era Neve, ci abbiamo i messaggi perché il buon Cobettino ha fatto la memoria dei gatti. Ma Blitz, ragazzi, voi non sapete la storia di Blitz. Vedi, Blitz è dopo, appunto, Blitz è dopo, hai ragione. Ho perso Neve e Shadow di malattia, Ragnetto a luglio, e poi Blitz si è ammalato sempre di più. Però mi ricordo che quando ho fatto le dirette, che sono tornato in diretta ad agosto, Blitz era qui del mio letto, molto magro, ovviamente, molto magro. Blitz è un gatto che invece voleva vivere tantissimo, però non so neanche quanti anni aveva, perché Blitz è un gatto che avevano trovato che era maltrattato, avevano trovato come gatto randagio, mio zio,
che l'aveva mandato dal veterinario, dice sì, questo era stato un gatto casalingo ma è stato maltrattato, proprio maltrattato malissimo, l'avevano perché preso a calci, cose simili, quindi povero gatto, in che casa sarà vissuto, non lo so. E allora mio zio l'ha trattato benissimo, gli ha dato la libertà. Il problema è che è esploso una caldaia nel luogo dove viveva il gatto e si è salvato quasi per miracolo. L'ho portato a casa mia perché mio zio non poteva tenerlo in casa, allora l'ho preso io, sono contento che l'ho preso. E vedete che proprio non era un gatto casalingo lui all'inizio, vedeva gli altri gatti, pensava fossero lì che lo volessero ammazzare, in realtà era lui che poi a un certo punto iniziò a inseguirli, tendeva gli agguati, aveva preso di mira un gatto, ovviamente uno dei gatti più vecchi della casa, lo prendeva di mira e gli faceva gli assalti, era veramente terribile Blitz, voleva proprio fare gli assalti brutali, ma era veramente spietato, proprio una cattiveria Blitz, e ovviamente non si accontentava, voleva divorare anche me, però ripeto, è un gatto a cui mi sono affezionato tantissimo. Dicono sempre che i gatti arancioni, i bianchi arancioni sono i gatti più diabolici, però nel senso, in un certo senso mi fa piacere perché sono simpatici. C'è un casino fuori, ragazzi, scusatemi un attimo, vado a vedere dove viene. Boh, qualche fabbrica, mi dà un fastidio, essendo un fischio sgradevolissimo. Va bene, comunque sì, a morale della storia, beh, ripeto, abbiamo vissuto bene insieme, io e quel gatto, anche perché poi era morto mio zio e quindi mi era rimasto il gatto, vabbè, che era già mio, però diciamo che ogni volta che mio zio veniva a trovarci il gatto impazziva, lo capiva già. Quando doveva ancora salire le scale impazziva, faceva le feste, poi purtroppo l'ha cercato, purtroppo mio zio non è potuto venire per diversi anni, essendo morto, periodo della pandemia ragazzi, 2020, è stato l'ultimo paziente piemontese a essere operato al cuore, perché poi non faceva, mi ha detto che fortuna, perché poi era tutto bloccato per sta pandemia. Ha detto, pensa a te che fortuna, perché lui doveva sposarsi mio zio, quindi praticamente è andato a farsi fare un intervento che era un evento semplice, l'intervento è andato benissimo. Scusatemi, sono raffreddato, ogni tanto mi si stappa il naso e inizio a parlare come Luca Laurenti. Allora, e quindi insomma è stato veramente interessante, però brutto, quando certe cose non vanno bene. E alla fine però col gatto però vedi che si era legato tanto a me ed era sempre da me, infatti vedevate nelle dirette, era sempre nella mia stanza, però poi purtroppo anche lui si è ammalato. Adesso ne ho due gatti che hanno compiuto 13 anni, quindi non è che i gatti vivono poco, vivono parecchio quando riescono a vivere tantissimo. Ma perché devo massaggiare Hildebrand? Ma non voglio, ma ormai sta missione è diventata una missione di massaggi, cioè vedete che sto massaggiando e lui fa le pose muscolari. Che personaggio Hildebrand. Sono Manderville Man. Hai mancato poco prima che tu iniziavi le dirette, perché hai iniziato a fare le dirette e vedo poco dopo prima di me. Sì, mio zio, sì, ma no, è proprio il giorno la cosa assurda, Xinkai, è morto il giorno stesso della mia prima diretta sul Twitch. Io avevo già iniziato su Mixer, cioè non è che tipo, però ripeto, da un lato chiamatelo lato romantico, ignorante da parte mia, se volete, non c'è nulla di logico in tutto ciò. Mio zio era un grande appassionato di computer e di computer art, computer grafica. Sì, era Resident Evil 5 con Kevin può confermare, era con me. Era il primo giorno di diretta su Resident Evil 5 con Kevin. Praticamente lui sa, cioè lui c'era quel giorno, era con me. Ho interrotto poi tutto, ovviamente. Scusate i miei problemi personali, non posso dire cosa. Ho chiuso dopo mezz'ora di live, è durata veramente poco, andava bene ma è durata poco, era da PlayStation 4 e praticamente cosa è successo? Stavo dicendo che mio zio, come ho già detto, era un appassionato di computer e veramente, ma proprio appassionatissimo, anche se poi aveva perfino imparato a programmare qualcosa e si faceva tutte le cose grafiche al computer lui, e praticamente mi viene da pensare in maniera romantica, comunque diciamo che il mio spirito è così, sono una persona molto romantica, l'anima, non spirito, praticamente che lui sia con me ogni volta che vado in diretta
perché cioè io da quando è morto lui ho imparato a fare grafiche e Kevin è un altro che sa che sono sempre stato un disastro io nelle grafiche fino al 2020, poi ho imparato all'improvviso, facevo delle robe orribili. Kevin avrà anche gli incubi la notte per i miei lavori grafici che ho fatto. No, Vivi Malvagio, no, non volevo vedere Vivi Malvagio. E quindi insomma diciamo che un po' l'ho ereditata sta cosa. Mi è davvero da pensare che in parte vivono in noi, cioè, o che ereditiamo da loro le loro passioni. Eccoli qua, la fine definitiva. Che bello, vediamo cosa succede. Diamo sta missione, poi per oggi vi saluto perché mi sto tenendo quasi 2 ore. Direte Jack, facci andare a mangiare. Jack, lasciaci in pace, quant'è che vai avanti oggi? E poi pubblicherò anche il video della diretta dell'altro giorno, perché ieri non l'ho fatta. Ieri. È il primo giorno della tua diretta, tu dici sì infatti, ma guarda te. E io ripeto, io non credo alle coincidenze, perché comunque non sapevo che stava morendo, assolutamente. Hanno detto, oh, si è preso quella malattia nuova che è arrivata in Italia, che per me c'era già da prima, e mi l'ho confermato chi lavorava ospizi e cose varie, anche in ospedale, che c'era già ottobre 2019, si chiama 2019 perché è uscita nel 2019, non nel 2020. E allora, praticamente, questo qui sta citando le mosse speciali. Ma che roba? Hildibrand ha subito tutti i danni possibili. È una citazione al boss finale di Heavensward di Final Fantasy XIV. Solo che al posto del Papa ci hanno messo l'anziano. Sai che io penso come te certe cose, sembra quasi che fosse un nuovo inizio, la fine dell'era, il tuo zio inizio tuo. Sì, ma che poi mio zio, lui mi diceva sempre che tutto ciò che gli interessava è che io trovassi una sistemazione che facesse sentire bene. E diceva anche, tu devi sfruttare le tue doti col computer. Devi sfruttarle. Ho detto, ma tu sai far tutto, io so fare tante cose, tu sai fare tutto. Ho detto, usale per qualcosa di utile. Non sarebbe stato d'accordo sul fatto che porto videogiochi, però, ad esempio, come già detto, ho considerato che a me piacerebbe un futuro potermi definire, almeno in parte, un divulgatore culturale. Mi piacerebbe parlare voglio fare il mio progetto sui sogni, quindi parlare e poi magari fare anche qualche diretta dove si commentano cose insieme. E ovviamente questa cosa mi piace perché appunto è un tema che ho tanto a cuore, perché io fin da piccolo che studio i sogni e mi sono letto libri e ho scoperto che i libri in sé non ti danno la risposta, è l'intuizione che ti dà la risposta, è un'intuizione spesso è molto personale, non posso dire te la confermo io, siamo stati male noi prima in famiglia e ancora non era stata descritta. E io sono stato malissimo infatti, ma poi dicevano non è ancora in Italia, che cacchio, a gennaio stavo male, mi sono preso la peggiore influenza della mia vita e poi ripeto i sintomi che ne dicevano hai perso il gusto, io non avevo gusto, non sentivo più il gusto per mesi, non sentivo più. Ma chi è che sta chiamando? Oh boy, 011 bla 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 bla. Non voglio le chiamate lì, che rottura ragazzi, chiamano sempre per fare pubblicità, che rottura. Anche noi tra fine dicembre c'era sì quel periodo lì, che poi ripeto, io l'ho attaccata a mia madre, la malattia, solo che lei se l'è presa più leggera, no, lei sì era tipo portatrice sana, perché sapeva di averla ma non le faceva effetto, e a un certo punto lei è andata da mio zio, perché si vedevano sempre, essendo fratello e sorella, e poi mio zio è andato a farsi ricoverare, forse era un po' più avanti però, mi sa che era un po' più avanti, mi sa che era già febbraio, e quindi praticamente è successa sta cosa assurda, che lei dice magari l'ho attaccata io, ma poi no, perché il dottore che l'ha operato si è ammalato, quindi. E ovviamente sapete come funziona. L'abbiamo visto documentato nella zona di Bergamo, lui era nella provincia di Pavia invece
l'avevano mandato al centro di recupero dopo ottimo intervento al cuore, ottimo. E lì purtroppo hanno fatto degli errori perché hanno somministrato delle cose che chi aveva problemi di cuore sono quegli interventi che hanno fatto i dottori, non la malattia a ucciderli, proprio gli interventi che hanno fatto loro, e quindi insomma non ce l'ha fatta. Come già detto, stavano testando anche loro una soluzione, non mica non l'hanno messo in rianimazione, gli hanno dato delle cose, poi se lo trovano seduto sul letto, morto seduto lui, quindi proprio gli è ceduto il cuore. Che ci poteva fare, ragazzi? Purtroppo quel periodo lì si sperimentava sui primi pazienti, non sapevano cosa fare, non sapevano come cavarsi. Io mi ricordo perché noi siamo stati i primi a autodenunciare il fatto che eravamo positivi. Sì, ma però il problema è che, come mi ha raccontato, una volta un mio amico ha portato un dottorando, neanche non ancora dottore, dottorando di Bergamo, quindi sapete tutti la gravità di Bergamo, cosa è successo a Bergamo, e ha raccontato come funzionavano le procedure. Ha detto non c'era un dottore che sapesse cosa fare, le hanno provate tutte, ogni paziente gli hanno fatto fare cose diverse, gli hanno somministrato cose diverse per vedere chi reagiva e chi no. E l'ha testimoniato lui, è stato intervistato da questo mio amico che è un intrattenitore. Anch'io non sentivo né sapori né odori, è stato terribile, ragazzi, non sentivo niente. Anche tuo zio, nessuna tipologia, sei nato marzo 2020. Sì, ma ci credo, ma non gli hanno diagnosticato nulla a tuo zio. Ma anche il mio, marzo 2020, anche mio zio, marzo 2020, solo che lui, vabbè, l'avevano appena operato il cuore, ragazzi, gli dai delle robe, che poi si è scoperto che quei farmaci lì facevano male al cuore, se avevi dei problemi. Io poi me la sono presa di nuovo dopo aver fatto 3 vaccini, ripeto, 3 vaccini. Il quarto ho detto basta, il quarto ho detto no, basta, non me ne faccio più un cavolo, perché me la sono presa lo stesso. E dice vabbè, vai, sarà più leggera un cavolo, leggera. Me ne sono stato bloccato in casa, non che fosse un grande dramma per me. Sì, un'influenza molto pesante, sì, esatto, ma perché ti spiego, una mia amica lavora, non solo lei, tutta la sua famiglia lavora in ospizi, cose varie e anche ospedali, a contatto con gli anziani. Da ottobre 2019 c'è stata una carneficina di un'influenza pesantissima, che però è stata nascosta, ragazzi, è stata nascosta perché non potevi segnarla, non potevi dire nulla, non potevi segnarla che era quello. C'era come non dobbiamo parlarne. Perché nel tempo si diceva, ma sta cosa è solo in Cina. E poi dicono che in Italia è arrivata tardi, ma di paziente zero, ma quale paziente zero? Paziente zero l'hanno seguito, l'hanno isolato, non può essere stato il paziente zero a aver portato le cose. Cavolo, ragazzi, l'hanno seguito, l'hanno isolato, l'hanno messo in un ospedale, ma cosa c'entrava il paziente zero? Quando poi tutti erano già ammalati, è assurdo, anch'io sono stato bruttissimo, non sentivo nulla, era bruttissimo. Infatti io che amo molto il gusto, io vivo per mangiare, io amo mangiare, ragazzi. Io non sto parlando di complotti, ragazzi, non sto dicendo Big Pharma, queste cose, sto solamente dicendo che volevano proteggere un segreto. Fra l'altro è uscito il piano che avevano nel Regno Unito, che volevano proporre all'Unione Europea, ragazzi. Vi rendete conto che volevano far fuori gli animali domestici delle persone, andare a casa a ammazzare cani e gatti, dicendo che gli animali avrebbero diffuso la malattia? Se cercate trovate qualche informazione, magari in inglese, e non sono dai siti di cospirazioni. Erano proposte ufficialmente di cui avevano parlato. Domani gente no, ma io, ragazzi, quelle viola, ma io guarda, io lo dico già, non sono uno che parla di cospirazione, quindi proprio sono l'ultima persona che va pubblicamente ad accusare, quindi proprio tecnicamente non dovrei essere io quello che si è fatto i nemici, cioè non ce li ho i nemici, non vado a puntare il dito. Anzi, a me dà pure fastidio che c'è un sacco di gente che ce l'ha col CERN di Ginevra. A me non dà fastidio il CERN, fanno delle bellissime ricerche, io sono un grande fan della fisica quantistica. E ciò che stanno facendo loro è spettacolare. E adesso però per un po' di anni sarà in pausa. Cioè, è la stessa cosa di quelli che ti fanno il telescopio per vedere meglio, tipo il James Webb, che è bellissimo il James Webb. È un telescopio eccezionale, ragazzi. Fra qualche anno vedremo robe che sono successe milioni o forse anche miliardi di anni prima.
e noi le vediamo come se fossero successe adesso, quindi pensate che bello. E lì mi piace gli esperimenti che sta facendo. Secondo me sta particella, il bosone di Higgs, non spunterà mai fuori. Non è che dicono cavolo, isolarlo non ce la fanno, ma poi il bosone che ha creato tutto non esce quello, però possono scoprire tante belle cose, perché ripeto, la quantistica si occupa delle cose piccole, l'astronomia si occupa delle cose grandi, quindi praticamente con i telescopi tu scopri il grande che c'è attorno a noi, e con la quantistica tu scopri qualcosa che va sotto l'atomica, che va sotto l'atomica, non la bomba, l'atomo, sotto l'atomo, i quanti, queste cose qua, che ripeto, per tantissimi secoli si pensava che l'atomo fosse la cosa più piccola mai esistente, e oggi sappiamo che i quanti sono ancora più piccoli e abbiamo delle idee e le usi anche sui computer quantistici. Pensa, abbiamo sempre detto che in informatica, chiunque studi informatica sta cosa la fa, o sei 0 o sei 1. La quantistica con i supercomputer ti fa anche lo stato che può essere sia 0 che 1 contemporaneamente. Cioè, quindi in pratica è la doppia versione, c'è 0-1 o 0/1, che è una roba assolutamente innovativa in un sistema binario. Domani Jack dietro le sbarre, no, ma non mandatemi in galera. No, voi ragazzi, in galera non si studia, in galera non si studia un cavolo. E come già detto, io sono un mangione, quindi voglio mangiare cibo buono. Ciao, galera proprio, non mandatemi cibo, che non c'è cibo buono. No, è morto Gigi, non è morto, però è un robot. Però sapete, un po' di dramma, ragazzi. Si è sacrificato lui. Morto anche Hildebrand? No, Hildebrand non è morto. Ma sapete che non è morto, dai, non sappiamo che non è morto Gigi. Si è sacrificato per una grande causa. E poi ripeto, ogni giorno io vedo il cavo d'alimentazione della PS5, che ce l'ho qua, 2 staffe della PS5, e là sotto vedo anche l'HDMI della PS5. È assurdo, eh. Sono giorni che, sono mesi che sono qua che io ce l'ho una parte della mia PS5, ma una parte che non posso usare. Non posso usarla, ragazzi. Senza la PS5 non la faccio. No, nulla, Xinca, è assurdo. Giovedì scorso, non della scorsa settimana, della settimana prima, avevano fatto la cosa che doveva arrivare da Milano. Giovedì scorso, invece, la scorsa settimana, praticamente è arrivata, ho chiamato e mi ha detto non è ancora arrivata qui in sede, non so cosa impiegano, anche il tecnico, anche lui scocciatissimo, che non gliel'hanno ancora mandata da Milano. Cioè, come dire che a Milano stanno lavorando da schifo, ragazzi, eppure sono quelli ufficiali. Cioè, far aspettare la gente non è bello. Veramente, non è proprio bello far aspettare la gente. E poi vediamo, poi ci sarà da sapere il prezzo, e ripeto, aspettiamo, vediamo com'è. Mamma mia, ragazzi, è arrivato il caldo qua. È arrivato il caldo stamattina. Però se accendo il ventilatore poi vi lamentate che fa troppo rumore. Se lo metto, dico, a un volume potente. Non è ancora arrivata. Infatti io ho fatto Xinca, io ho fatto il sondaggio per scherzare. Ho detto quando mi tornerà la PS5 riparata, e ho messo entro metà luglio, scenario migliore, entro fine luglio, entro agosto, entro la fine del 2026, oppure quando esce la PS6. Ha vinto quando esce la PS6, ovviamente, anch'io l'ho votata così. Ma la PS6 tanto, ragazzi, con quel prezzo che avrebbe, è ovvio che mi godo la 5, ma stai scherzando? Ma poi, ripeto, ma se loro fanno una cosa che costa 1000-1500 euro, non la compra nessuno. Non si sa, dicono 2028, secondo me corrisponde l'uscita, perché così faranno una sola versione senza disco, senza lettore dischi. È triste, sì, ne parlavamo prima, giochi fisici. Ci sarà venderanno le confezioni, ma con il codice dentro. Però è stata Nintendo a iniziare così, Nintendo, se voi comprate una Switch 2, forse non lo sapete, trovate dentro la confezione di Super Mario, cioè di Mario Kart World, che però ha il codice. Se volete prendere Mario Kart World col disco, lo dovete prendere da un'altra parte, però è più raro, e costa, mi sembra, 100 euro, qualcosa del genere, o 90, quello che è, 90 euro, perché ti fanno pagare il disco. GTA
che ha fatto scandalizzare tutti questa cosa che non c'è dentro il disco, in realtà perché sanno già che Sony farà sta cosa, quindi la Rockstar diciamo, ha anticipato le cose. Se anch'io brutticcio, poi lo fanno con la pretesa, non dico... Allora, io capisco che sono anni che non vi hai più i libretti ragazzi erano una cosa bellissima, libretti e mappe di gioco, ma ad esempio anche la Rockstar, parlando della Rockstar, se prendevo GTA 5 c'era una bellissima mappa dentro, poi ti danno Red Dead Redemption 2 o anche 1, c'è la mappa dentro, mappe fra l'altro fatte benissimo. Io quando ho comprato Cyberpunk avevo la mappa della città, delle cartoline e altri extra. Dante's Inferno c'era pure il fumetto, perciò ripeto c'erano delle cose bellissime nei giochi. Guarda come sorride Hildebrand, è un eroe. Incontreremo il giovane Gigi ancora una volta. C'è la musica di Final Fantasy, il prologo, eccolo che leggenda. Che schifo, faccio veramente bene a giocare a FIFA 06. Sì, io infatti Carbo, probabilmente lo sai, su YouTube sto facendo il mondiale dell'Italia su World Cup 2006, FIFA World Cup 2006, è un bel mondiale, devo solo pubblicare la finale. Distrugge la parete di mercato di vendita. La compravendita va in fallimento. No, perché hanno già detto, il Game Life ha promesso che loro venderanno le confezioni coi codici. Quindi è già tutto un patto, ragazzi. Game Live, GameStop all'estero. Cioè, nel senso, come dire, però non c'è più l'usato. L'usato, ragazzi, dà fastidio alle case perché non ci guadagnano soldi sull'usato. Già su PS4 hanno cercato di ostacolare l'usato, ai tempi si disse dobbiamo bloccare l'usato. Infatti non ti dico come va, ma è molto complicata quella partita, diciamola così. È molto complicata la semifinale col Messico. No, questa è la mamma di Indio. Comunque ragazzi sta quest è veramente demenziale. È l'unica quest demenziale del gioco, però il Hildebrand è così ragazzi, è fatto per ridere, è veramente esagerato. Il resto del gioco è serissimo. Continuo a giocare ai giochi vecchi, non mi reputo una retro gamer. In realtà li preferisco, i giochi su PS2 sono ancora giochi, PS3 il gioco è nato come gioco. Ma Xinca, io volevo chiederti una curiosità incredibile, ma come mai Virtua Tennis lo chiami sempre Virtual? Ma magari ho pensato che in Germania lo chiamano Virtual. Qual è il motivo? Perché ho sempre detto che lo chiami Virtual Tennis, anche nei titoli è sempre chiamato Virtual, però come mai? Perché ma sono sorpreso, ho detto, non è che magari da qualche altra parte l'hanno distribuito come Virtual? Perché alla fine da noi in Europa, noi in Italia è sempre stato Virtua. Non so in Giappone com'è, non ho la più pallida idea. C'è Virtua Fighter, Virtua Tennis, c'è stato anche Virtua Soccer. Era una curiosità mia personale, perché magari ho pensato magari da qualche parte l'hanno distribuito come Virtual, con la L finale. Che sì, suona meglio che Virtua, comunque, suona meglio Virtual, però Virtua dà più il senso di virtù, non so qual è il significato perché hanno chiamato Virtua, non so cosa dovrebbe voler dire virtù. Ah, ecco, c'è anche Virtua Racing, pure Virtua Racing, sempre sì, stavo cercando Virtua, mi è uscito Virtua Racing, bello Virtua Racing, me lo ricordo, mi sono installato l'emulatore per riprenderli. Fox, fai bene, io lo straccomando a tutti. E adesso che chiudono anche lo store della PS3, a breve, non sappiamo quando in Italia, ma a breve, chiudono lo store della PS3, sarà l'unico modo per giocare ad alcuni giochi. Ma il lato positivo è che quei giochi vanno in abandonware, quindi vuol dire che avere una copia di quei giochi lì non diventa più illegale, se non sono stati poi ovviamente rifatti. Perciò, ripeto, è una buona cosa quello, una buona cosa. È una brutta per noi, per chi ci compra i giochi. Sarebbe sempre meglio averli, però. Ma quanto è bello Virtua Racing, ragazzi. Guardate qua, ma che bella immagine. Quella McLaren, quella che piace a me, quella bianca-rossa dei McLaren. Che spettacolo. Sono proprio belli. Però ripeto, ma guarda ragazzi, ma secondo me il declino, cioè, anche se una cosa declina, però c'è da dire che a livello oggi diciamo che il videogioco fa mercato, ragazzi, sono ricchissime le case di videogiochi in borsa, andatevi a vedere quanto costano le azioni di Rockstar, tanto per dire.
Cioè, ma ormai sono tutte quotate sul mercato. Oggi il videogioco è una roba da vendere, perché altrimenti fallisci. Se una volta, vabbè, vendevi non vendevi, comunque li facevi lo stesso. Oggi proprio è una cosa così. Quella delle serie sparite. Io da retro gamer posso dire che, ad esempio, Castlevania fu un dramma, Metal Gear fu un dramma, Suicoden, sempre, guardate caso sempre Konami, Xbox 360, lo so, anch'io Xbox, anch'io bellissimo Xbox. Allora, cosa mia, i giochi Sega, li ho conosciuti tramite amico di papà, un amante dei giochi Sega, lui diceva i giochi Sega sono più realistici, gli dicevo, sì, ma comunque sono più arcade, lui diceva, non sono arcade, sono virtual. Il merito dell'amico di tuo padre, io volevo saperla sta storia, bellissima. Spiro lo chiamo, anch'io Spiro. Ma io Spiro lo chiamo Spiro, perché non devo chiamarlo Spyro? Anch'io lo chiamo Spiro. Ma poi, scusami, nel gioco non lo chiamano Spiro in italiano. Lo chiamano Spiro, no? Va bene Spiro, perché Spyro? Io Final Fantasy dico, Final Fantasy. Ma Final Fantasy, Final Fantasy, ok. Vabbè. È un po' come dire HDMI o HDMI, scusami, che cavolo sto dicendo? Mi sono confuso con l'altra cosa che non c'entra niente, come sempre. E quindi insomma è molto bella la cosa. Abbiamo quasi finito sta missione, così posso chiudere. L'ispettore Hildibrand, e otteniamo il minion di Vivi, che bello. Dopo tutta stamattina ti ringrazio Xinka, perché era una curiosità che volevo togliermi da tanto tempo, perché io so che ho detto cavolo, ma Xinka sa che si chiama Virtua, però lo chiama Virtual. Però è bella sta cosa. Che poi io sono d'accordo con te, sono arcade quei giochi. Sono ultra arcade. Guarda, i Virtua Fighter sono i giochi più arcade di picchiaduro che ho mai giocato su console. Perché sono proprio giochi che non hanno la modalità storia, a parte quello nuovo che sarà una rivoluzione. Ok. Fatemi vedere, perché non vorrei fosse arrivato Amazon e io non me ne sono accorto. Datemi un secondo, che sembra sia arrivato. No, fra le 12 e le 14, l'hanno rimandato fino alle 2. Vabbè. Guarda, ho aperto un canale non tanto per far streaming in sé, perché voglio far conoscere tutti quei bei giochi che dici te. Infatti mi raccomando ragazzi, io oggi sarò a seguire anch'io dalla chat sync, sempre se va la connessione, perché io ormai devo dirlo. E domani mattina sarò su YouTube alle 10 circa a fare Persona 4, che è un bel retro gaming, è quello, Persona 4 è retro gaming, ragazzi. Sto giocando la Golded, che è del 2011, però diciamo che Persona 4 è un gioco PS2, rigorosamente PS2. Tra l'altro ragazzi, altra notizia, scusatemi se continuo a dire ragazzi che mi dà fastidio, poi sono ragazzi e ragazze, abbiamo una nuova top, però mi sono dimenticato di pubblicare i risultati. Vabbè, lo pubblico dopo su Discord dello scorso trimestre. Tanta avventura con questi risultati di nuovi, freschi di giornata, nuovo mese, nuove classifiche. C'è qualcuno che voglio che tu incontri, dice Sir, ma poi stacco veramente dopo questa. Poi è tardissimo. Eccolo Gigi, Logorbe gli ha fatto delle modifiche, come puoi vedere, è una forma più piccola di prima, così evita di fare disastri. Bene, abbiamo finito le missioni di Hildibrand. Grazie mia amica, spero che i nostri percorsi si inconceranno di nuovo. E abbiamo concluso una lunghissima quest in questo episodio. La prossima volta voglio portare, magari non la prossima, ma voglio portare Final Fantasy in live su YouTube e riprendere la trama. Però adesso siamo messi bene. Le mie amiche conoscevano i primi giochi WE. In TV c'è SmackDown, cioè giochiamo a SmackDown. I primi titoli si chiamavano veramente SmackDown, infatti. Ah, beh, certo. Cosa c'è? Sono i titoli di coda? Titoli di coda, ragazzi. Cos'è questo? Beh, con queste scritte che non si capisce neanche cosa c'è. No, pubblicità ora. È un peccato che Sia probabilmente non lo rivedremo più come personaggio. Inquisitore. Mi stava simpatico, assomiglia tanto. Dimmi Xinkai quando ci sei. Dicevo Xinkai che se tu vuoi vedere come è fatto il mio personaggio Nick, il nobile del mio romanzo,
è il classico biondo così, però senza codino, ovviamente, con i capelli lunghi, con i capelli con la cresta un po' da leone, un po' come la mia, c'è quella cresta dei capelli da leone. Quindi in pratica, diciamo, è così, più o meno è così, perché sono tutti così i personaggi nobiliari, ragazzi. Si fanno sempre biondi, occhi azzurri, capelli lunghi, insomma, classico. Cioè, quello è proprio da manuale. Ma io non riesco a leggere sta scritta, cosa c'è scritto. Boh. Biondo con il codino e occhi azzurri? Sei single? No, non sono io, è il mio personaggio, non io. Hildibrand tornerà? Punto di domanda, chi lo sa? Certo che tornerà Hildibrand. Io non sono un biondo con codino e gli occhi azzurri, io ho il codino, non sono biondo e ho gli occhi verdi, quindi sono un po' diverso, mi spiace. Non rispondo proprio nulla e non sono nobile perché non sono ricco come i nobili, sono nobile d'animo, guarda.